Ci siamo, Ciro, Ciao, grazie per essere venuto. Come grazie a te. stai? Tutto bene, grazie. Tutto Tu bene. sei, tu sei il numero 11 in totale, Ok, sei il quinto italiano. ok. 5 o 6, non mi ricordo, però Quindi più stranieri. più stranieri, però mi dicono sempre quando faccio i video, soprattutto per Instagram, perché Mhm. ovviamente faccio le interviste complete su YouTube, ma la maggioranza dei visti, del view sono in Instagram. Ok. E mi dicono sempre, ah, perché non chiedi un italiano, un'italiana, non parli del cibo italiano con un americano, fa schifo. Ok, ma non Vero. parliamo del cibo, se vuoi parlare del cibo, ok, però. Ok, Ciro, di dove Preciso. sei? Sono della provincia di Napoli, Dove precisamente? nel Se- sud d'Italia, Ok, in una regione che si chiama Campania, quasi alla fine dell'Italia. ok. E in questa regione ci sono due città, diciamo, principali, sono Napoli, la parte su, e Mhm. Salerno, la Ok, parte giù. Io sono nato nella parte su, a Castellammare di Stabia, e ho ok, vissuto però quasi tutta la vita nella parte sud della Campania, in provincia di Salerno, quasi alla fine. È ok, vicino alla Calabria, un ok, paesino vicino alla Calabria. ok. Io non sono mai stato su di Salerno in Campania, in Ok, Calabria sono stato, ma quella parte, quella costiera, sì, non conosco per quella niente. si chiama, diciamo, c'è la parte della costiera vicino a Napoli che si chiama la costiera amalfitana, Mm, invece quella giù si chiama Cilento. Tutta la parte della provincia di Salerno che sta sul mare e diciamo, tutta la parte bassa si chiama Cilento. perché si chiama Cilento? Perché c'è una Ehm, città? no, è una zona, un parco nazionale, Ok. principalmente naturalistico. È come Salento in Puglia, Sì, non è una provincia, non è una regione, ma si chiama esatto. Salento. Questa è una zona, ma anche abbastanza grande, non dico metà della provincia di Salerno, ma quasi. Ok, È una bella sì? fetta proprio Ok, di... Principalmente sono vegetazione, colline, campi enormi, ok, mare, un ok. sacco di spiagge, sono inclusi penso anche una cinquantina di comuni piccoli all'interno Wow, di questa zona, ok. che sono tutti paesi molto piccoli. E la costiera è bella? Sì, molto, molto bella, soprattutto la parte giù, Pisciotta e Palinuro, Ok, sono diciamo le coste più belle sì, e sono le ultime città prima della Calabria, ok. però Wow. E bella sei zona. cresciuto lì invece di dove sei nato? Sì, Perché... perché dove sono nato era un posto molto caotico, Ok, molto anche, diciamo, stressante in cui vivere e quando avevo 3-4 anni i miei genitori hanno deciso di scendere giù wow, ok. nella provincia di Salerno per trovare un posto che fosse molto più tranquillo, molto Mhm, più calmo, sereno ok, e si sono trasferiti in questo paesino che si chiama Ascea ok, Marina, ok, che sta proprio sul mare ok, e pensa fa 3.000 abitanti. ok, wow, All'epoca ne faceva anche meno, era il 2004. ok, Quindi dal 2004 al 2018 io sono stato lì, ho fatto tutte le scuole, ok. l'asilo, Ma scuole strano perché i elementari. tuoi antenati sicuramente erano di Castellammare di Sì, 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 Stabia. sì, I tutta la mia genitori famiglia. hanno deciso di cambiare. Sì. I miei antenati, bisnonni, sono di Bracigliano, nella provincia Ah, di sì, Salerno. sì, sì, lo Più conosco. all'altra parte, dove c'era Inferiore, Sì, sì, Sarno, sì, sì. Bracigliano più vicino a Salerno. Tra l'altro Bracigliano è una città famosissima per la musica perché ci fanno un sacco di concorsi e c'è Ok, anche una banda sì, musicale molto importante a Bracigliano. ok. È tipo una delle principali Sì? della provincia di Salerno. Sì, Ah, sì. andiamoci insieme, ci devo tornare. Sono stato Andiamo. 2 volte, ma sì, 3 anni fa. Allora, poi ti sei trasferito qua in Umbria? A Perugia sono venuto nel 2018, quando facevo l'ultimo anno di liceo. Ok, Quindi fino al quarto superiore l'ho fatti giù ad Ascea e il quinto l'ho fatto qua a Perugia. Da lì in poi ho ok. fatto tutto il resto. È stato difficilissimo perché il quinto anno è quello del diploma, Sì, sì, della sì. maturità. Quindi io ho dovuto cambiare tutti gli insegnanti, tutti i programmi che ho Gli fatto a amici? scuola, tutti gli amici, tutto, tutta la classe, Mm, la città, sì, sì, sì. cambiare completamente Sì. tutto. E i tuoi sono trasferiti? Sì, Wow, hanno deciso di non sì, 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 aspettare sì, il sì. quinto anno, hanno detto ok, no, E questa andiamo. è stata una cosa che gli ho chiesto io, perché Sì, giù il posto in cui ho vissuto, in cui sono cresciuto, è un posto molto bello, molto affascinante, molto rilassante, ma musicalmente non c'è niente. ok, Zero. ok. Se vuoi studiare con un bravo insegnante devi andare a Salerno, devi Mhm, fare un'ora e mezza di macchina. mm, Se vuoi andare in conservatorio devi andare a Salerno, mm, quindi il mio conservatorio era un'ora e mezza di macchina da dove io vivevo. ok. Se vuoi lavorare, se vuoi insegnare, se vuoi fare una serata, se vuoi fare un concerto,
è tutto lontanissimo. Salerno o comunque Napoli, insomma, comunque non era vicino. Sì. E quindi Perugia io la conoscevo già, c'ero già stato altre volte in precedenza, molto prima di trasferirmi, e la prima volta nel 2015 ci sono stato a Perugia. Ok. Avevo visto un Umbrejese, avevo diciamo delle amicizie qui, avevo delle conoscenze. E ti hai visto all'inizio all'Umbria Jazz? Hai visto un concerto che ricordi Allora, principalmente? mi ricordo che ero venuto a vedere 2000, ero venuto a fare le Clinics Ok, all'Umbria Jazz. ok, E all'epoca c'erano un sacco di concerti, ma io tutti quei nomi non li conoscevo, ok, perché ero appena entrato nel jazz, nel ok, 2016, il primo anno che ho fatto le ok, Clinics. ok. E quindi sono venuto, c'erano un sacco di musicisti fortissimi, Sì, e io non ne conoscevo nessuno, sì, quindi qualche volta andavo a quel concerto, ma li vedevo così, capito? Come sì, se sì, come se non fossero nulla di che. In realtà poi dopo gli anni successivi, quando ho cominciato a studiare un po' di più il jazz, ho cominciato a vedere tipo quei nomi sui libri, dicevo, aspetta, ma questo, qui c'era quel Oh, una concerto, no? foto, aspetta. Perfetto, ma io non ci sono neanche andato, sono un cretino. Esattamente così, quindi ho fatto... Sì, inizialmente ne ho visti pochi, poi da quando sono venuto a vivere qui li ho visti praticamente tutti i Sì, concerti certo. che facevano qua. Anche perché abito abbastanza vicino all'Arena Santa Giuliana, quindi anche una bella posizione per andare a vedere i concerti, molto comoda. E quando sei trasferito a Perugia, come ti l'hai trovato? Bene o era un po' dura? Allora, la difficoltà grande è stata per le temperature, perché Letteralmente, la temperatura. sì, allora il primo anno che io sono venuto a vivere qua ha nevicato. Io non avevo mai visto la neve in vita mia. Cioè, io non ho mai visto nevicare nella mia vita. Sono venuto a Perugia a settembre, a dicembre ha nevicato. Wow. Ma c'era bloccato, tutte le strade bloccate, era pieno di neve così. C'era tipo 20 centimetri di neve. E io ho detto, Soli dicevo, no, ma io se devo andare avanti così finché non finisco il conservatorio, come faccio con la neve? Invece è nevicato solo quell'anno, ho fatto qualcosa veramente di minimo le volte dopo, quello e il cibo. Perché essendo di giù comunque, cioè, i miei genitori che cucinano benissimo. Considera io a casa giù, in campagna c'ho il forno a legna, mio padre ha fatto il pizzaiolo per tanti anni, quindi cioè un banco cucina enorme, puoi soltanto immaginare, cioè, abbiamo i vicini che ci fanno l'olio, capito? Quelle cose classiche della campagna proprio, quelli che ti portano il maiale, quelli che ti portano i salumi, i formaggi, eccetera. Quindi tutta la mia infanzia l'ho cresciuta così. Sono arrivato qui, il cibo è completamente diverso, le temperature sono completamente diverse. Su questo ho avuto un po' di difficoltà, su tutto il resto invece mi sono trovato molto bene. Come dimensione mi sono trovato benissimo. Mi piacciono le città piccole, nel senso più contenute, posso girare a piedi, posso tranquillamente un giorno dico voglio prendere la macchina, comunque non ho l'incubo del traffico. A Perugia qualche orario c'è, quelle 2 orette al giorno trovi il traffico, per il resto della giornata comunque sei tranquillo, confronto a altre città. Infatti, se tu chiedessi a un perugino, dicono, qui in mezzo ci fa schifo, a Sì. Perugia non va bene. Per me, essendo un americano, in America, Stati Uniti, non c'è mezzi pubblici. Nella città sì, ma dove sono cresciuto fuori dalla città, fuori da Atlanta, Pullman, no, treno assolutamente zero. Quindi per me, ok, la linea G, ok, è 2 minuti in ritardo, ma almeno c'è. E invece, vero. forse rispetto al sud, qui è meglio. Allora, esattamente. Allora, io quando dovevo andare a scuola, ti dico questa cosa, quando dovevo andare a scuola a Perugia, io prendevo l'autobus che passava alle 6:45 di mattina, prestissimo, perché doveva arrivare in centro verso le 7:30, alle 8 si entrava. E ogni 15-20 minuti c'era un autobus, e tu perdevi il primo, prendevi il secondo, il terzo, il quarto, eccetera. Giù da me, quando io dovevo andare a scuola, c'era un autobus che partiva alle 7:30 e un autobus che tornava quando andavo a scuola io. Quindi se perdevi quello, andavi con la macchina. Ed era mezz'ora di macchina, tra l'altro. Quindi, come dici tu giustamente, qui fanno tardi, a volte non passano, però almeno ci sono. Dove stavo io ce n'era uno che andava e uno che tornava. Se tu a metà giornata volevi andare col pullman, non c'era. Cioè non c'era un autobus per la scuola che andava e un autobus che tornava. Fine. Quella era. Quindi
Penso, adesso non so se è peggio dell'Atlanta, però È uguale, uguale. sì, uguale. Sì, secondo me qua funziona abbastanza bene i mezzi pubblici qui a Perugia, anche per andare a piedi è abbastanza facile. Ma rispetto a Sì, Salerno, come Perugia, come la misura, come... Salerno è enorme, Sì, Salerno è gigante. A parte è molto grande come città, ma è molto molto grande come provincia. ok. Salerno è una delle province più grandi d'Italia, considera Mm, ha forse mezza Campania. Cioè tutta la ok. parte da Salerno in giù, tutta la provincia di Se, Salerno. ok, o E Salerno o Napoli, solo questi sì, due. c'è anche Avellino, ci sono un paio di città grandi, però Salerno come, Ok, come provincia è una delle più ok. grandi in assoluto. Sulla Campania, proprio soprattutto Sì, sì, sì. mezza Campania quasi, è tutta la provincia di Salerno. E a Salerno, tra l'altro, cosa molto curiosa, c'è stata la prima cattedra di sassofono in conservatorio d'Italia. Veramente? È stata a Salerno. Ok, Infatti lì è pieno di sassofonisti, strapieno. Io la stragrande maggioranza dei sassofonisti bravi che conosco di giù sono di Salerno. ok. Perché? E secondo me è una questione di tradizione. Allora, io ho notato questa cosa incredibile qui a Perugia, Mhm, sulle bande rispetto a giù. mm, Quando io vivevo giù nel mio paese, che era 3.000 abitanti, mm, c'era la banda. mm, Nel paese a fianco di 2.000 abitanti c'era un'altra banda. mm, Nel paese a fianco di 500 abitanti c'era un'altra banda. Quindi in un paese grande, un ventesimo di Perugia, mm, c'era una banda, in una zona come questa c'erano 30-40 mm. bande, ok? E tutte le bande suonavano tutta Wow. l'estate e guadagni, comunque Sì, sì, guadagni con sì, le sì. bande. A Perugia ce n'è una o due forse, comunque Sì, ce ne sono pochissime e suonano gratis. ok. Nel senso, non per dire quello si può pagare, quello suona gratis, però giù è una tradizione Sì, questa, è una sì, cosa che va veramente, c'è una richiesta enorme. sì. Cioè, suonano tutte quante, sono 30-40 bande, 50 bande che suonano in continuazione E tutto c'è sole, l'anno. ci sono eventi che parlano perché c'è Esatto, l'importanza. feste comunali, feste diciamo di paese, di Sì, città, sì, sì. comunque è una cosa molto viva e lì i fiati sono essenziali. Quindi secondo me è una cosa che deriva principalmente dalla tradizione bandistica e proprio dal tipo di usanza che c'è giù, Ok. perché lì vedi, è strapieno di fiati e non ci sono quasi, cioè quasi zero archi, per esempio, violini, viola, violoncello, questi strumenti qua, quasi zero. Wow. Quasi zero. Nella mia classe, alle superiori, solo nella mia classe c'erano 5 corni. Ok. In conservatorio, forse in questo momento ce ne sono 6, 7, Mm. ma nella mia classe ce n'erano Sì, 5. sì, sì. Sono la mia classe del liceo, Sì. quindi cioè, il corno è uno strumento utilizzatissimo Mm. nelle bande, nelle orchestre, insomma, di questo. Però come fiato è uno strumento particolare. Già solo nella mia classe ce n'erano 5, che è un numero alto, cioè un bel numero, Sì, sì, sì. in tanti. Ok, tu hai iniziato a suonare la musica quando? 6 anni. 6 anni. Ero alto così, Ok. cioè mi alzo un Sì, attimo. sì, sì. Ero alto così e Sassofono? il sassofono è così. Quindi quando io suonavo il sassofono, dalla fine del sax al pavimento passava così di spazio. Mm, Cioè sì, se mi abbassavo toccava a terra. sì, sì, Era... sì. Non ci arrivavo con le mani. Le mie mani non ci Sei arrivavano. Adesso sono alto? enormi, ma inizialmente era... Cioè io avevo le mani così perché non riuscivo ad arrivare ai tasti dietro. Quando tu suoni il sax, Mm, hai i due pollici, il sinistro e il destro, che devono stare in un punto preciso perché hai un tasto da schiacciare e qui hai un appoggio. sì, Io non li potevo raggiungere quei sì, punti sì, lì sì. perché non mi arrivavano le dita davanti. Quindi muovevo soltanto le dita Sì, davanti sì, perché sì. non mi arrivavano quelle dietro. Dovevo scegliere fra quelle. Wow. Quando sono cresciuto un po', mi sono cresciute le mani, allora ho sbloccato anche quelle di dietro e Ok. potevo fare entrambe le cose Wow. insieme. Inizialmente è stato stranissimo, a parte anche per il fiato, perché comunque quando sei piccolo non è che cioè non è che c'hai chissà quali polmoni, no? Chissà quale spinta. Invece col tempo, Sì, mano a mano sono riuscito a tirare fuori qualcosa, ma ho iniziato che sì, era sì, sì. veramente E così. hanno iniziato perché i tuoi hanno suonato anche? Mio padre. Ok, Mio sassofono? padre ha suonato il sassofono per qualche anno, diciamo che era a livello, diciamo, abbastanza amatoriale, però gli Ok, piaceva. E ha smesso quando sono nato io. ok. Quando io sono nato, lui diciamo che si è concentrato completamente su di me. Lui mi aveva, ma io sono figlio unico. Mm, Sono concentrati completamente su di me mm, e il sassofono l'ha tralasciato, mm, ovviamente, no? E quando sono cresciuto abbastanza per non farlo toccare a mhm. terra, ha detto: Adesso andiamo a lezioni di sax, dallo stesso insegnante
che ha insegnato a lui, Wow. che però stava a Napoli. Ok. Quindi io quando facevo lezioni di sax mi svegliavo la mattina, mi mettevo in macchina, facevo 2 ore e mezza A di Napoli. macchina, andavo a Napoli, Wow. più precisamente a Gragnano, Ok. facevo lezioni di sax e poi tornavo a casa. E tutta questa cosa prendeva praticamente una giornata intera, Wow, perché sì, spesso c'è certo. traffico, quindi Sì. non è che arrivi preciso, arrivi là 1 ora e mezza, 2 ore prima, Sì. fai lezione, Sì. cioè aspetti, poi fai lezione, finisci lezione, traffico, torni a casa. Partivo la mattina, tornavo la sera per ora di cena. Questo Wow. l'ho fatto per, io penso, quasi 10 anni. 10 anni mentre stavi andando a scuola. Io dalle elementari già facevo sassofono. Wow. Le scuole medie ho fatto sax. Quando tu fai, per esempio, alle scuole medie fai l'ora di musica, cioè il flauto Mhm. o la diamonica. Mhm. Io lo facevo col sax, Ok. perché già lo suonavo Sì, da anni, facevo ovviamente, con il sì. sassofono. Tutte le scuole, insomma, medie, elementari, all'esilio ancora no, però medie, elementari, liceo, le ho fatte tutte quante prendendo lezioni Mhm. private, a volte, insomma, anche lezioni a scuola, ma dove c'era, perché molto Ok. spesso io ero l'unico a suonare il sassofono Ok. nel mio paese. Comunque era un paese piccolo, Mhm. qualche musicisti grandi c'erano, ma della mia età piccolini non c'era Mhm. quasi nessuno, quindi Mhm. sono stato diciamo uno dei primi a portare il sassofono nella scuola. Ok. E poi da lì in poi, diciamo, ho trovato sempre più persone che suonavano, ma sempre molto lontane Ok. da dove stavo io. Mhm. Sì, sì, sì. Però, Wow. bello. Ok, da 6 anni. E poi, quando sei trasferito a Perugia, hai deciso prima di studiarlo in conservatorio? Sì, io ho cercato sempre di trovare un contesto in cui suonare Mhm. e purtroppo giù da me non sono riuscito a trovarlo e mi rendevo conto che anche studiare diventava difficile perché Mhm. ogni volta che volevo andare a lezione da un bravo insegnante, ogni volta che volevo suonare con qualcuno, Mhm. ero costretto a fare o un sacco di chilometri, un sacco di ore di viaggio, Mhm. oppure dover andare magari, ecco, nel conservatorio che però è una scuola alle 7, alle 8, quando chiudi il conservatorio lì finisce, non Mhm. è che puoi andare la sera a suonare con qualcuno. Ok. Quindi sentivo il bisogno di andare in un posto in cui ci fosse un ambiente musicale per poter veramente suonare la sera Mhm. con gli amici, con altri musicisti, con Mhm. altri ragazzi, con degli Mhm. insegnanti che fossero un po' più vicini. E allo stesso tempo però non volevo andare in una città enorme, perché a me non piacciono le città Ok. grandi, non mi piace, magari, non so, Roma, Firenze, sono città bellissime, ma non mi piace viverci, Sì. le trovo troppo stressanti dal Mhm. punto di vista dello Mhm. spostamento. Quindi ho pensato a Perugia, c'era anche Umbria Jazz, la Mhm. conoscevo già, era una città che comunque era per la mia misura, e quindi ho scelto di andare lì. E appena mi sono trasferito, io ho trovato subito un cambiamento da così a così, in termini di musica, in Mhm. termini di scuola, di Mhm. insegnanti. La mia insegnante dell'epoca di quando io facevo il liceo, quando ho fatto l'ultimo anno di liceo a Perugia, si chiama Marina Cesari, è sassofonista con l'orchestra di Piovani, Mhm. che in Italia è un nome Sì, sì. importante. Cioè, insegnanti bravi, quando andavo invece a lezione giù da me, Mhm. la stragrande maggioranza degli insegnanti non suonava da 30 Mhm. anni, da 40 Mhm. anni. Sì. E ho notato subito diciamo, la differenza di livello, in Ok. conservatorio soprattutto, in conservatorio sono veramente dei bravi insegnanti. Mhm. Qualcuno bravo c'era anche a Salerno, però, ripeto, sono pochi, sono Ok. veramente pochi Ok. che si salvano. E in Sicilia invece com'è? Per musicisti, per livello, perché c'è anche conservatorio a Palermo, Sì, giusto? Anche a Catania. sì, allora, diciamo che i conservatori sono in generale ehm, un po' tutti a loro modo unici. Ok. Cioè, ogni conservatorio dipende che insegnante c'è, Mm. com'è l'organizzazione, perché tu in un conservatorio puoi trovare un conservatorio magari disorganizzato, pessimo, però c'è un insegnante Mm. Sì, 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 fenomenale, sì. per esempio. Sì. Allora io, ora, in particolare quello della Sicilia non lo conosco nello specifico, Sì. però ti faccio un esempio con quello di Roma. Mm. Io ho avuto un sacco di amici che sono venuti a Perugia, al Conservatorio di Perugia e venivano da Roma. Mhm. Io facevo, ma perché non vai al Conservatorio a Roma? No, perché a Roma è disorganizzato, non funziona questo, non funziona quello, cose specifiche, Sì. però qui il mio insegnante, l'insegnante del mio strumento
è fortissimo, quindi vengo qua. Sì, Altri di Roma andavano da un'altra città perché ok, l'insegnante del loro strumento lì era bravo. ok, L'insegnante di Roma di sassofono sì. è pauroso, è fortissimo, Mm, è fenomenale. C'è gente che da fuori Roma, da fuori dal Lazio, va a lezione a Roma del conservatorio ok, perché l'insegnante è veramente ok, fortissimo. Quindi dipende sempre che cosa trovi. ok. Sono tutti Quindi non è molto... una questione, perché tutti dicono che in generale, non solo la musica, ma principalmente per lavori, devi andare a nord Italia, nord, sempre nord. Ma questo Generalmente non è una questione di geografia, è insegnanti, musicisti. sì, Ok, esatto. ok. Sicuramente quando vai in città più grandi hai il vantaggio che ci sono più persone che studiano, Mm, quindi hai un contesto musicale più ampio e quasi certamente hai, diciamo, anche una possibilità economica per il conservatorio, per le infrastrutture, per gli stipendi, sì, di poter chiamare sì, insegnanti vero. migliori. Ma questa cosa non è scontata. Mm, Però in alcuni casi succede. Un mm, insegnante, per esempio, fortissimo di sassofono è a Pesaro. ok. È stato a Pesaro. Mm, Un altro è stato a Roma, un altro sta a Firenze, un altro sta a Parma. Sono delle città comunque, un altro sta a Salerno, uno dei più mm, grandi insegnanti di jazz mhm, d'Italia sta a Salerno. mhm, Quindi se devi studiare sax e jazz vai lì. Se devi mhm, studiare violino classico, non vai a Salerno, mhm. vai dove c'è soprattutto Fiesole. Ok. Fiesole, per esempio, è Sì, una sì, città sì, che va sì. benissimo per gli strumenti ad arco. Ok. Se già suoni l'arpa, vai da un'altra parte, se già suoni il sassofono, il clarinetto, vai da un'altra parte. Wow. Quindi dipende esattamente che strumento suoni. Sì. Sono delle città che sono particolarmente Sarebbe interessante fare una mappa dell'Italia con con gli strumenti strumenti, sì, e come cognome in Italia. Invece di sì, fare con strumenti, ok, la maggiore dei sassofonisti sì. sono di questa zona, il violino sono di qua. Sì, 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 è vero, è vero. No, è una cosa che paradossalmente potrebbe essere molto utile perché se devi studiare al conservatorio sai dove andare. Mm, E questo cioè, è la cosa più importante praticamente perché lo sì, strumento sì, sì, principale, sì. cioè se non hai un insegnante bravo di strumento è Sì, inutile che fai il sì, questa conservatorio. è la cosa importante. Cioè, Sì. In Sardegna c'è un conservatorio a Cagliari, Sardegna forse. sicuramente c'è, ma non so esattamente Ok, dove. La Sardegna io l'ho vista, però ho visto soltanto una zona della Sardegna, ok, che è il nord-est, ok, la zona della Costa Smeralda si chiama, sono stato lì un'estate per lavorare, è una ok. zona bellissima, Sì, ma non c'entra niente con l'istruzione, ok. quella è un'altra cosa, Sì, sì, è sì. proprio una zona per vacanze. Sì, E ho lavorato in un beach club, lì c'erano tutti i personaggi più famosi del mondo, Jeff ok. Bezos, Sì, sì, sì. DiCaprio, Sì, Millie Bobby Brown, sì. calciatori, attori, tutti, Wow. veramente tutti. E è anche una bella zona, bellissima, però il conservatorio proprio lì non c'è. Sì, 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 Non lei so per le dove fosse. vacanze, vero? Sì, è una zona per ricchi, Sì, quella è una zona in cui vedi gli sì. yacht, vedi proprio cioè vedi un valore del denaro che non vedi da nessun'altra parte d'Italia, senza dubbio, Mm, neanche Milano, neanche Roma, zero. Non ha nessun confronto con quella veramente. zona lì, zero. Sono tutti politici, tutti i calciatori più importanti. Wow. E tu vedevi, è una cosa che fa impressione. Io da dove lavoravo, e lavoravo su una spiaggia, Mm, un posto anche molto importante, e vedevo davanti a me degli yacht mm, che ti posso dire magari erano grandi, diciamo così. Ok, mm. facciamo che lo yacht era grande così. Il proprietario si diceva che quello yacht costava 20 milioni. Mm. A fianco c'era uno yacht grande così. Tu dicevi, Questo è 20 milioni, questo... se quelle 20 milioni, quello non lo quantifichi, non ti rendi conto veramente della Wow. quantità di soldi che esistono, che ha la gente. Un paio di gente. Sì, No, allora, no. è vero che lì sono tutti concentrati, Sì, però sì, quando le vedi sembra tanta, però confronto al resto del mondo sì, sono certo. obiettivamente pochissimi. Sì, Però è una quantità veramente stratosferica, stratosferica, sì, sì. inimmaginabile. E questo, oggi ora stavi facendo un lavoro per un matrimonio, un evento... Lì, no, io lì sono stato assunto diciamo, per tutta l'estate, quindi da maggio a settembre, Ah, ok, in un beach club ok. che Ah, figo. era praticamente il punto di Sì, riferimento sì, di tanti di questi imprenditori, ok. artisti famosi, cantanti, calciatori, eccetera, perché è un posto isolato.
Quindi quando tu vai lì, a differenza degli altri posti che trovi magari nel centro, comunque nelle città, ero completamente isolato dal mondo, c'eri soltanto in barca. Ok. Quindi ti venivano a prendere, solo chi aveva prenotato al ristorante, ti venivano a prendere, ti portavano lì e passavi il pranzo e il pomeriggio lì. Apriva verso l'ora di pranzo e chiudeva alle 6 di sera. Wow. Quindi ci passavi un pomeriggio là molto bello, molto riservato, quindi non c'erano... Pagato bene? No, pagato malissimo. È Sì. stato una delle cose in cui ho guadagnato meno nella mia vita. Ok. Io lì, non dico la cifra, però lì ero pagato probabilmente la stessa cifra di un cameriere a Perugia. Dici. Dico, lo so. Ero pagato meno di un cameriere a Perugia. Ok. E quindi la domanda di com'è difficile ora vivere come musicista in Italia, nel mondo lo so che la risposta è sì, è difficile lavorare come, soprattutto in jazz, lo so perché ho tanti Sì, amici che sono jazz. sì. Però in Italia è come? Perché tu adesso lavori, ma che cosa fai adesso? Andiamo Allora, troppo avanti. ok, allora. Ti sei laureato, Sì. ok, studiato. Allora, io mi sono laureato in un triennio, quindi la prima parte del conservatorio classica, sax classico, a Perugia. E poi ho fatto un altro triennio a Roma, Ok. che ho fatto avanti e indietro tra l'altro perché... Come si chiamano? sì, da pendolare, esatto. Sì. Facevo da pendolare per 3 anni più pre-accademico, ho fatto lì, quello sax jazz, a Roma in un'accademia, diciamo, di un buon livello, e principalmente su generi musicali moderni, quindi lì fai soltanto jazz, pop, rock o musica elettronica, non c'è il corso classico, non c'è il corso di cantante lirica, per esempio. Tra l'altro una delle insegnanti di questa scuola era Serena Brancale, che sta ora a Sanremo. Tra i tanti nomi, ma ce ne sono veramente tanti nomi incredibili che hanno fatto parte di questa scuola. Quindi ho fatto il triennio jazz lì e ora sono alla fine del biennio, quindi dell'ultima parte del conservatorio di sax classico qui a Perugia. Quindi ho quasi finito completamente gli studi. Non c'era bisogno di fare 2 trienni, ok? È una cosa che ho voluto fare per imparare il jazz, perché lì ci sono i migliori insegnanti, alcuni tra i migliori insegnanti d'Italia. Ok. Quindi, soprattutto per il sassofono o jazz? sassofono è fenomenale, l'insegnante di Roma è uno dei migliori al mondo, Wow. a mani basse proprio tranquillamente, Wow. uno dei migliori al mondo. E ho fatto qualche anno di studi con lui e ovviamente cambi, cioè ti cambia completamente. Però diciamo, da un punto di vista anche personale, diciamo didattico, eccetera, poi ho preferito fare un biennio classico perché in Italia diciamo che ha un altro peso proprio a livello di lavoro, ok? Quindi è molto più importante lavorativamente il titolo classico. E quindi ora sono arrivato alla fine degli studi. Nel frattempo, diciamo in questi anni, io ho iniziato in Sardegna, con quella cosa lì che ti dico, o meglio, quello è stato il primo lavoro che ho avuto da indipendente, perché precedentemente avevo suonato in qualche orchestra di liscio e ho iniziato con quella quando sono venuto a Perugia, è stato l'unico modo in cui mi mantenevo quando stavo qua. Guadagnavo l'equivalente di, non so, 200-300 euro al mese, zero, proprio pochissimo, però mi bastava per poter vivere, per potermi, per poter essere indipendente. Questa è una cosa che ho avuto sempre molto a cuore. A me non è mai piaciuto dover chiedere le cose agli altri, soldi ai genitori, aiuti, queste cose non mi sono mai piaciute. Quindi io, da quando sono venuto a Perugia, il primo anno sono stato con loro, il secondo loro sono scesi giù e io dai 18 anni praticamente sono stato indipendente in questo senso. Lavoravo suonando, andava benissimo, ogni tanto facevo insomma qualche evento in più, qualche cosa in più, ogni tanto insegnavo, facevo qualche lezione di sax e mi mantenevo così, diciamo, per poter vivere. Il primo lavoro indipendente l'ho avuto quando sono andato in Sardegna, che è stato lo stesso anno in cui mi sono laureato, nel 2022. Quindi lì io mi sono confrontato con un ambiente molto, molto difficile, perché nonostante prendessi comunque uno stipendio veramente basso, però l'ambiente musicale è molto complicato. Lì ti trovavi, per esempio, ad avere a che fare con ambienti in cui non potevi suonare lo stesso brano 2 giorni di fila e dovevi stare lì da mezzogiorno, diciamo dall'1 alle 6.
Immagina quanti brani puoi fare dall'1 alle 6. Ok, il giorno dopo non li puoi fare. Il giorno dopo neanche. Quindi tu in una settimana quel brano lo puoi fare una volta Sì, e devi suonare 7 giorni. sì, Quindi immagina questa cosa per 3 mesi. sì, sì, sì. Quindi io passavo mezza giornata a suonare, poi finivo di suonare, tornavo in hotel, perché avevo l'hotel, mi mettevo le cuffie e avevo il computer e cercavo nuovi brani da fare il giorno Sì, sì, dopo. sì. Ed è stata una gavetta incredibile, è stato proprio uno studio veramente importante in Sì. questo senso, perché quando sono tornato qui in Italia alla fine dell'estate, per me trovare lavoro è stato facilissimo. Cioè io ovunque mi girassi c'era gente che mi chiamava, mi chiedeva di andare a fare l'evento, di andare a suonare Sì. in discoteca, di andare a fare capito, l'evento aziendale, il matrimonio, chiunque, Perché sapevi tutti questi brani, poi potevi perché suonare. avevo un repertorio molto molto vasto. Mhm. Avevo suonato in un contesto molto esigente, Mm. perché il contesto delle persone ricche, a parte la questione dei soldi, ma immagina per un momento di essere milionario o miliardario, Mhm. ok? Passi gran parte della tua vita, se se non sei Jeff Bezos, se non sei una persona estremamente impegnata, passi la stragrande maggioranza della tua vita a uscire, ad andare nei locali, andare a mangiare fuori, discoteca, vacanze, eccetera. Senti musica in continuazione. Cosa significa questo? Che quando tu hai la possibilità economica di fare questo ogni giorno, ogni posto in cui vai deve avere una musica esclusiva, completamente esclusiva. La musica che noi mettevamo, che io suonavo e che suonavano i DJ che venivano nel nostro club, era musica che tu non sentivi da nessuna parte. Tipo, Allora, io non ti devo dire neanche un brano, neanche, cioè nemmeno un artista, perché ogni volta cambiavano. Quindi la mia bravura principalmente era suonare brani sempre continuamente sì, diversi e che non conoscevo, sì. paradossalmente. Ma parliamo di jazz, rock, pop. Parliamo, principalmente lì si faceva Afro House. Ok. Ok, non c'entra assolutamente niente con il jazz, però ti dico una cosa, lo studio del jazz ti aiuta a uscire fuori da ogni situazione, perché quando impari a improvvisare su un brano come nel jazz, che a parte diciamo i soli lunghi, ma ha molti accordi, devi stare comunque molto attento Sì, con sì, sì. l'orecchio e fai tanta pratica di queste cose, quando muovi questo in un contesto in cui la musica è più semplice, Sì. diventa. Se sai suonare, mi dicono, se sai suonare bebop, sai suonare tutto. Beh, è praticamente in buona parte è così, che è uno dei generi più difficili, quindi se impari a fare una cosa Sì. velocissima e bene, con grande difficoltà del brano, quando il brano diventa più semplice, Sì, più lento, sì, allora lì è sì. come dire l'alfabeto, ok? Impari a scrivere le poesie, poi devi dire l'alfabeto, lo sai dire, non è un problema. E quindi lì non era jazz, non era musica jazz, però tutto quello che ho imparato sul jazz lì mi è servito. E anzi, è stata forse la più grande fortuna perché in questo momento in Italia è pieno, strapieno di sassofonisti, di musicisti in generale che fanno questa musica e che lo fanno forse anche da tanti anni, ma il 90% di loro non ha le basi del suono, dell'improvvisazione, dell'intonazione, dello stile, della pronuncia. Manca tutto ciò che ha a che fare con la musica in sé per sé, cioè con la pratica dello strumento del jazz, se vogliamo, ma non è prettamente jazz, Sì. è proprio lo studio dello strumento. Capito? Penso che una delle mie più grandi fortune sia stata quella di entrare in un contesto come questo qui della Sardegna, o comunque in generale del mondo del lavoro. Erano già 15 anni che studiavo, quindi non mi sono bruciato in questo senso. Tantissimi musicisti che magari vengono anche chiamati spesso, entrano in questo mondo che hanno appena iniziato a suonare il sassofono. Quindi inizi ora a suonare il sax e fra un anno ti chiamano a suonare, tu vai a suonare ma non sai suonare il sassofono. Sì. Fai la serata, ok, hai imparato quel brano, ok. Il giorno in cui ti capita quell'altro brano che non conosci, Sì, questo non lo sai proprio. suonare. Oppure lo suoni ma lo suoni male, lo suoni stonato, di queste cose se ne sentono tante. Invece, per fortuna, di questo sono grato, nel mio caso non è stato così. E comunque studio, cioè comunque voglio sempre migliorare. Penso che sia una cosa molto importante.
e che ti fa la differenza dal punto di vista anche lavorativo. Sì, Cioè, sì, essere bravo a suonare è una cosa che al momento non sa fare quasi nessuno di quelli che fanno questo sì, lavoro. sì. Cioè, di quelli che suonano negli eventi privati, di quelli che suonano nelle jam session devi saperlo fare per forza, se no ti pigliano a calci nel culo e ti buttano fuori. Però negli eventi privati, con i DJ, con i matrimoni, con le discoteche, se sei bravo a suonare è un'altra roba, un'altra storia. Wow. Interessante. Ok. E quindi dopo sei laureato, hai iniziato subito a lavorare, soprattutto suonando concerti, eventi o insegnante o entrambi? Allora, soprattutto inizialmente questo lavoro in Sardegna, poi quando sono tornato con qualche evento che facevo, perché d'inverno non si suona granché. Sì. Ho avuto la fortuna che sono stato, diciamo, lì in Sardegna e mi hanno visto degli imprenditori, diciamo, che poi mi hanno chiamato nei loro locali, tra cui c'è Briatore, che ha dei locali, insomma, in giro per l'Italia, e sono stato a suonare spesso lì durante l'inverno. Mi mantenevo, diciamo, principalmente con i locali o con le discoteche. Però insegnare a me è sempre piaciuto e ogni tanto l'ho fatto. Ho avuto comunque, diciamo, degli allievi, ho qualche allievo a cui insegno. Non è in questo momento il focus del mio tempo, però è una cosa che mi piace fare, mi piace molto, perché vedi proprio la differenza, l'impatto che hai con la tua conoscenza trasmettendola a qualcun altro e vedi migliorare le persone, e che è una cosa che dà una soddisfazione incredibile. Quindi quando posso, quando ho modo, lo faccio molto molto volentieri. L'ho fatto per praticamente da quando sono tornato dalla Sardegna, quindi sono 3-4 anni che mi piace dare lezioni, insomma, che do lezione. E principalmente sul jazz poi. Jazz, qualcosa di teoria e armonia, perché comunque sono tutte cose che ho studiato, l'armonia, Sì. l'arrangiamento, pianoforte, perché fai anche pianoforte al conservatorio, accompagnamento pianistico, però principalmente sassofono e improvvisazione, tutto ciò che ha a che fare con la sfera del sax e anche sul mondo della performance. Sono alcuni sassofonisti a cui ho insegnato come andare a suonare, ovviamente a parte la parte sassofonistica A vera. parte suonare bene, A c'è parte suonare un'altra bene, cosa. però quando vai a suonare a cosa devi stare attento, perché non è scontato. Se non lo sai, è un po' come saper guidare la macchina e voler fare il pilota. Se tu non sai, se ti mettono dentro una macchina da pilota e vai, rischi di fare un incidente, rischi di morire. Perché devi avere delle accortezze. È la stessa cosa quando vai a suonare. Se tu vuoi fare un evento, vuoi fare un evento privato, vuoi andare a suonare in una discoteca e non stai attento a delle cose prima di andare a suonare, non ti attrezzi nel modo giusto, quando vai a suonare ti schianti. Fai come una macchina da corsa, perdi il controllo e mandi, non voglio dire la parola, diciamo che mandi in rovina Sì. una serata. Ok. Molto facilmente, molto facilmente. Quindi anche quella sfera lì ha bisogno di essere curata in un certo modo, ha bisogno di, nel mio caso, esperienza. Sì. Cioè, io non sono nato imparato, questo lo dico un sacco di volte. Io adesso voglio raccontare un aneddoto molto divertente. Cioè, o meglio, adesso a me fa ridere, Sì. all'epoca non è stato Sì. divertente. La prima serata in cui fui chiamato a suonare da solo con un DJ, che è stato poco prima che venissi a Perugia, quindi ero quasi diciottenne, insomma. E già avevo fatto qualche studio di jazz, suonavo in tanti contesti, nelle orchestre, suonavo comunque anche con dei gruppi, insomma, comunque qualche esperienza l'avevo fatta. E andai a suonare con questi DJ, e c'era questo DJ che conosceva mio padre, quindi ho detto: no, vabbè, chiama tuo figlio, visto che suona il sax, gli facciamo fare questa serata in questo locale. È un locale anche Ma tu sei abbastanza andato ricco. solo a suonare il sax o anche fare Sì, no, no, soltanto suonare il sax. Il DJ c'era già, Ok, ok. che era questo ragazzo che mi aveva chiamato, e io vado a suonare e eravamo rimasti che io dovevo prendere 50 € quella serata, ok? Devo prendere 50 €, che per me no, già era una cosa incredibile, Sì. era pazzesco. A prendere 50 € quella serata, io vado a suonare, siccome ancora non sapevo che brani volessero mettere, io mi ero preparato anche dei brani miei, tipo La Pantera Rosa, Besame Mucho, comunque dei brani Sì, sì, conosciuti che sì, potessi fare sì, da sì, solo sì. con le basi. Quindi ho fatto la prima parte così, ho suonato qualche brano. A un certo punto loro cominciano a mettere i loro dischi, dicono vai, suona un po' su questa roba. Faccio qualche nota,
Dopo 10 minuti mi arriva la mano sulla spalla. Non ti preoccupare, dai, vai a casa, ci pensiamo noi. Scaricato, Wow. così. Che non dico che non abbiano fatto bene, perché obiettivamente, guardandomi adesso, io all'epoca non sapevo suonare. Però mi fa ridere perché molto spesso quando hai a che fare con le persone dicono: "No, vabbè, sì, ma perché tu comunque basta che vai a suonare all'evento." E mi ricordo di questo giorno, di un po' di anni fa, Sì. e spesso la gente non sa che in realtà a quelle cose ce le devi perché fai le figure di merda prima. Perché ne ho fatte talmente tante che adesso, se devo andare a un evento, ci vado con gli occhi chiusi. Però non è stata una cosa improvvisata, non è stata una cosa venuta fuori dal nulla. Sì, sì. Ho passato mesi, Ah. anni Ah. a studiare, Sì. poi mesi a fare figure di merda su figure di merda, e ogni volta ne facevo una nuova. Ogni volta che ne facevo una, dicevo: ok, questa cosa la prossima volta non deve succedere. E mi impegnavo perché questa cosa non succedesse più. E questa è probabilmente la cosa che ti fa crescere di più in assoluto, fare figure di merda. Sembra... No, è vero? Allora, Questo è il titolo dell'episodio. tu hai già sentito parlare di Charlie Parker? Come? Hai già sentito nominare Charlie Parker? Cioè, sì, È il più grande uno dei più grandi sassofonisti della storia. Sì. Charlie Parker, sai perché? O meglio, sai una cosa? Sai che Charlie Parker all'inizio era un pessimo sassofonista? Ho sentito, Ok, sì. era un pessimo sassofonista, ma perché stava all'inizio, diciamo, stava studiando, non perché non fosse capace. Stava studiando e aveva appena iniziato a suonare, da qualche anno, insomma, suonicchiava ancora, e una sera, durante una jam, sale sul palco, fa un solo e lo fa talmente male. Adesso ora non ci sono registrazioni, non si può dire se fosse obiettivamente brutto, ma fatto sta che il batterista, incazzato da questa perché stava suonando Batterista male, era chi? il nome non me lo ricordo, Ok, però ok. è un aneddoto famoso, in questo momento mi viene in mente. Prende in piatto, glielo lancia addosso, e lui per poco non lo prende, si sposta, e lui esce da lì talmente traumatizzato da questa cosa che torna a casa e comincia a studiare. Ora, Charlie Parker è stato, cioè, è un mostro del Sì, sassofono, sì. è un big, cioè nel senso è una delle pietre miliari del jazz, Sì. del bebop proprio nel mondo. Ma se non fosse stato per quel batterista, Immagino, sì. se non fosse stato per quel sole, se lui quella sera fosse rimasto a casa, Sì. magari non diventava nessuno. Cioè, a fare le figure di merda diventi bravo, Sì, a fare le figure di merda migliori. E sì. più ne fai, probabilmente, credo, insomma, ora non c'è una regola, però è una delle cose che ti fa crescere tanto, Sì. veramente tanto. E pensa quanti musicisti così sono diventati bravi, tanti. C'era fatto anche un film adesso su una storia, diciamo, comunque inventata, però rende l'idea, si chiama Whiplash, Sì. un film comunque abbastanza famoso, c'è anche Sì. Simmons, insomma, bel film, Sì. logicamente inventato, però rende molto l'idea di come vadano spesso Sì. queste. È una dinamica assolutamente Sì. realistica. Anche in Italia. In Italia meno perché non c'è una competizione così alta sul jazz. In America è una cosa fondamentale, cioè ci sono talmente tanti sassofonisti e può effettivamente diventare un lavoro lì. Qui anche può diventare un lavoro, ma è molto più complicato dal punto di vista della bravura, ma non c'è un accanimento così sul discorso, diciamo, della bravura. Ok. Studi, vuoi diventare bravo, ma non senti quella pressione che ti mettono le accademie americane, che ti È mettono le come scuole andare americane. come si chiama? In inglese anche, non mi ricordo. Andare in scuola a studiare la cucina in Italia può essere Esatto, così esatto. pesante. Esatto, probabilmente se volessi studiare cucina in America o in Inghilterra non sentiresti la pressione che senti qua, perché sai che se non raggiungi un livello non vai da nessuna parte. Lì c'è obiettivamente un livello sconvolgente. Io ho fatto a 18 anni feci un viaggio in America, me lo regalarono per i miei 18 anni, e feci una settimana a New Orleans e 2 settimane a New York. A New York c'è questo, io non conoscevo nessuno, però riuscii a chiedere in giro un nome di un locale, e mi dissero a New York: guarda, vai al Fat Cat, un club, tu scendi le scale. Io avevo 18 anni, ero portato il saxo, questa stessa custodia qui, che l'ho presa a New Orleans. Veramente? Sì,
Wow, Questa facciamo me una l'hanno, foto dopo. sì, questa me l'hanno regalata dei musicisti di New Orleans. Era senza adesivi prima, era Sì, sì, chiari, cioè nel senso semplicemente così bianca. E perché non avevo portato la mia custode del sax, mi ha detto che non ci entrava nell'aereo. Quindi quando sono arrivato a New Orleans, quando ho fatto il viaggio in aereo mi sono reso conto che in realtà ci entrava. Mm. Allora quando sono arrivato lì ho detto fammi cercare una custodia. Mi hanno dato questa, me l'hanno regalata, dei musicisti gentilissimi, incredibili. E tra l'altro è una custodia degli anni, penso, 20 o 30. Non c'è scritto, ma indicativamente non Sì, è trovato da nessuna parte. Non so veramente mm. da dove sia uscita questa custodia, però Sì. molto molto vecchia, cioè un Wow. centinaio d'anni. Io arrivo nel locale jazz del Fat Cat con questa custodia in Parliamo di mano. New York? New York, Ok. New York. New Orleans c'è tanta musica, ma non ci sono locali in cui suonare. Invece a New York ci sono Sì. proprio tanti locali per le jam. Vedo con il sassofono, mi siedo, c'erano anche i miei genitori con me. Appoggio la custodia a terra, ascolto suonare e dico ok, io non prenderò il sassofono stasera. Infatti non ce l'ho portato. L'ho portato, ma e di chi è il sassofono? Non lo so. No, no, non ho idea. Era già lì. Allora me lo porto. Sì, sì, prendi. Veramente così subito. No, erano sconvolgenti. Persone, cioè ragazzini di 15-16 anni che suonano meglio del 99% dei musicisti qui in Italia. Uguale con la cucina. Cioè, immagina la cucina e la musica, però al contrario. Sì. Uguale, se tu prendi, cavolo, nelle famiglie al sud di un bambino di 12 anni cucina meglio di uno chef Sì. in un altro posto, Sì. in generale, ovunque sia. Lì con la musica, col jazz è la stessa cosa. In America è, cioè, proprio te ne rendi conto che loro ce l'hanno proprio nella storia, a Mm. parte nel sangue, nelle mani, nelle dita, ce l'hanno proprio nella storia. Loro la mattina si svegliano, vanno in giro e sentono jazz in continuazione. Quando ho fatto la scuola a Roma c'è stato un insegnante, il mio insegnante a volte quando doveva mancare per dei concerti, minimo un sostituto che era di New York, e mi raccontava che ogni volta lui la sera usciva, andava in un locale, beccava a suonare, Mm. che venivano per le jam gratis, Sì. gli stessi sassofonisti che trovi a Umbria Jazz, Mm. all'Arena Santa Giuliana, che Mm. trovi nei migliori palchi del mondo, la sera a New York escono, vanno a suonare nei locali. Sì. C'è una cosa Sì. sconvolgente. Immagina che tu ogni sera esci, vai al ristorante e c'è Cannavacciuolo, Mm. e c'è Barbieri, e c'è Cracco, e c'è Bartolini. Sì. Cioè, è sconvolgente, trovi i più grandi musicisti della storia a fianco a te che fanno le jam, dentro un locale. Ma questo succede sicuramente molto più spesso, molto spesso in jazz. Ad Sì, esempio, se tu vai in non lo so, Nashville, non è che entri in un locale e trovi, oh, c'è Taylor Swift suonando. no, No, certo, jazz è un esatto. mondo piccolo. È un mondo in cui hai bisogno delle cose non programmate. Per essere bravo, cioè il jazz nasce letteralmente come genere musicale in cui tu puoi suonare per esprimere te stesso e lo fai in un contesto in cui non hai bisogno di dare conto Mm. con chi suoni, dove Mm. suoni, perché suoni, quanto ti pagano, Mm. ok? Non è questo di cui si preoccupa il jazz. Il jazz si preoccupa di fare qualcosa di autentico, Mm. di vero, di bello e di personale. E devi poterlo fare in qualsiasi condizione, in qualsiasi caso. E per farlo ovviamente il campo migliore in assoluto sono le jam, ma Mm. per il semplice fatto che è alla portata di mano. Mm. Tu non hai bisogno di un palco con 25.000 persone per poter suonare. A te basta che ci sia una batteria, un piano o anche neanche quello. Forse neanche quello. Ti basta che ci sia un musicista che suoni con te, che sappia il genere, Mm. che sappia accompagnarti, che sappia suonare con te e qualcosa da dire. Non hai bisogno di tutto il resto, Sì. Sì. che è completamente diverso da quello a cui noi siamo abituati oggi. Se tu guardi Sanremo, se guardi i festival, se guardi i palchi, se guardi i dischi, la musica su YouTube, è tutto meno che musica. Cioè, lì l'impatto grosso che ha il prodotto ce l'hai sull'immagine, ce Mm. l'hai sull'abbigliamento, ce l'hai su
come si chiama quell'artista, Sì. con chi ha suonato, con chi ha fatto il disco, dove ha registrato il video, chi Mm. ha editato il video, Mm. ok? Cioè, Qual è il hashtag? Qual è tutto bravo, così. esatto, come si è truccato. Allora tu vedi Sì, l'artista sì. che fa il concerto, Se non lui ha so, fatto un Taylor video che è Swift, andato virale con sì, un altro ragazzo, entra il ragazzo sul palco, oh my esatto, god. esatto. Tu vedi se trovi mai un jazzista che ha fatto il video col videomaker. Sì, sì. Sì, ha fatto il disco, è bravo a suonare, pace, va bene così. Cioè, l'importante è quello. Invece, ma non è per criticare la musica di un Sì, altro certo. genere, ognuno ha bisogno delle sue cose. Sì. Però è per spiegare proprio la differenza grossa, essenziale che c'è fra un genere di musica che suoni dentro i locali Mm. con 50 persone e uno invece che suoni su un palco da 100.000 spettatori, 200.000 spettatori e poi magari fai Mm. anche, vendi anche milioni, miliardi di euro di biglietti come Taylor Swift, Mm. però il discorso alla base è completamente diverso. Mm. L'importanza che c'è dal punto di vista musicale e mi viene da dire proprio artistico è proprio un altro, cioè è proprio Mm. diverso l'approccio. Non che ce ne sia uno migliore o peggiore, perché vi dico che c'è bisogno di tutto in questo mondo. Sì, certo, certo. E tu hai suonato, lavorato anche in altri paesi in Europa? Sì, Anche fuori ho... Europa, giusto? Sì, vabbè, diciamo che a parte diciamo, il grosso del lavoro in Italia, però ho fatto qualcosa in Estonia, in Spagna, a St. Moritz, qui adesso sono stato a Mm. Capodanno a St. Moritz, Londra? Londra, esatto, e anche in Scozia. Scotland. Yes, Volevi dire Scotland. Scotland. Ho sentito. C'è questo mio collega, non so se lo conosci, Ruben, sassofonista, che è scozzese e sta qui a Perugia da un po' di anni anche lui, e ogni volta mi parla in inglese e non capisco niente di quello che dice. Dico No, Ruben, neanche scusami, io. allora, o lo dici più lento o me lo dici in italiano perché io e l'inglese, cioè l'inglese lo parlo bene, ma l'inglese dell'Inghilterra non lo capisco. Inghilterra, capisco, Scozia. Scozia, sì. Scozia, no, mi sembrano sottotitoli. No, è Ruben, se stai impossibile. guardando questo video, sappi che è per te. Non ti conosco però, Sì, parli più lento. almeno quando parli con me, poi in generale, perché Anche lui, con me, cioè, è anche con me. fortissimo, parla benissimo l'italiano e anche l'inglese ovviamente, però è che proprio sono quelle pronunce che come quando senti parlare in napoletano. Mm. Senti parlare in napoletano non capisci niente, a volte non capisco niente manco io, quindi è A normale ti piace ovviamente. la musica napoletana? Amo da morire, Sì, bellissimo, bellissima. A Napoli hanno scritto alcune delle musiche più famose del mondo, sì. cioè almeno di quelle italiane Mhm, intendo, eh. Se mhm. tu vai in America e dici dimmi una canzone italiana, ti dicono Sole mio, Funiculi funicolà, Mhm, ta 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 mhm. ta ta, la tarantella napoletana, Sì. ti dicono canzoni napoletane, sempre. A parte Volare, quella non è napoletana, che pure è strafamosissima nel mondo, ma Mm. la maggior parte delle canzoni che Sì, sì, sì. conoscono sono canzoni Sì, sì, napoletane. sì. E poi lì, secondo me, a Napoli in particolare la musica ha un ruolo veramente importante per le persone. Sì. Cioè, ha proprio un impatto, ti rendi conto, un impatto veramente grosso nella vita quotidiana delle persone. Mm. Sono tutti che suonano, che cantano. In qualsiasi famiglia napoletana sanno cantare, ti cantano veramente le canzoni, nel Mm. senso proprio è una cosa che si percepisce che è molto importante. Ma anche non è solo la musica vecchia, sempre anche adesso la musica moderna, c'è quel gruppo, come si chiama? Che fanno Sciallà e giù, aspetta, come posso cercare? Nugenea, Ah, sì, yes. Anche loro fortissimi, ma è bellissimi. un altro discorso, un altro Altro tipo. discorso, un altro genere, però nasce sempre dal bisogno comunque di suonare insieme. Allora, io sono anche di parte, però per me il più grande artista italiano, perché ha a che fare con la canzone Mm. italiana, è Pino Daniele. E su quello mi potete dire quello che io non cambio idea. Pio Daniele è stato un pezzo veramente unico nella musica. Io dico che ha a che fare con la canzone, perché se poi si parla di compositori è un altro discorso. Sì, sì, Però come canzone, sì. per me Pio Daniele è attaccato dei campi che non ha fatto nessun altro nella storia in Italia. Pino Daniele ha suonato con i più grandi musicisti della storia. È Mm. una cosa che non ha fatto praticamente nessuno se non per soldi, cioè non con i soldi. E qual era la magica di lui? Qual era il...
L'autenticità innanzitutto Ok. e le idee musicali. Allora, c'è questa cosa incredibile quando tu scrivi un brano, indipendentemente Mm, dalla provenienza, mm, ok? Quando tu scrivi un brano musicale, solitamente, più il brano è complicato e difficile musicalmente e meno è conosciuto. Questa è una cosa che succede non sempre, ma nella maggioranza dei casi mm, succede questo. Se tu ascolti i pezzi di Pino Daniele, sono difficilissimi, però in Italia, non dico che li conoscono tutti, ma la maggior parte delle persone lo conosce. Lui era capace di unire una musica bella, dei testi estremamente poetici, con degli arrangiamenti e degli elementi musicali che sono veramente difficili. Cioè, tu senti una canzone di Pino Daniele e non riesci a trovare gli accordi così, non ci riesci a improvvisare sopra, dici, mm, vabbè, ci improvvisiamo un solo. No, te la devi studiare. mm, Roba armonicamente complessa, mm. interscambi modali, accordi che sono completamente fuori dalla tonalità, che suonano da paura. E sono cose che gli artisti italiani qualche volta l'hanno fatta, lui le faceva in continuazione. Cioè tu senti un album di 12-13 pezzi, sono tutti così, Wow. eppure un pezzo più bello dell'altro. E questa è la cosa difficile. Cioè scrivere musica difficile non è difficile, ma scrivere musica difficile bella, quello è difficile. Mm, Quello è molto difficile. mm, E Pino Daniele l'ha fatto per anni, per decenni, da quando è iniziato fino probabilmente diciamo, ai primi anni del 2000, poco prima del 2000. mm, Poi da lì in poi ha avuto un successo talmente enorme che è andato su altri, diciamo, altri contenuti musicali, altri tipi proprio di brani. Però tutto quello che ha fatto dall'adolescenza fino agli ultimi anni, diciamo, fine anni 90, mm. musica di una bellezza e di una complessità incredibile. E in più, a testimoniare questa cosa, hanno suonato con lui dei musicisti pazzeschi. Uno dei suoi brani che ha vinto la Targatenco è un pezzo di Ciccoria, pianista Mm, storico. sì. Tu vedi, c'è un album che lui ha scritto, si chiama Bella Ambriana, uno dei suoi album, uno dei primi album, dovrebbe essere il terzo o il quarto album che ha fatto. E, tra i sassofonisti, cioè, o meglio, il sassofonista di quell'album è Wayne Shorter, che è un altro pilastro del jazz, e alla fine loro quando facevano le prove c'erano degli spartiti, lui ha lasciato Mm, insomma vari spartiti ai mm, musicisti, alcune cose le ha scritte anche Wayne Shorter. Alla fine di uno di questi spartiti c'era una frase da parte di Wayne Shorter, non mi ricordo se diceva tipo continua così, una cosa del genere, mm. dedicata a Pino Daniele. Ti fa capire che uno come uno, veramente un genio come Wayne Shorter apprezza un altro genio come lui. Miles Davis, che per me è il più grande artista jazz della storia. Miles Davis, è proprio veramente. Miles Davis è un universo. Miles Davis è stato tra le sue varie ispirazioni, tra i vari artisti che lui ha reputato interessanti, c'era Nino D'Angelo. Mm, Nino D'Angelo è stato il- forse il più importante cantante neomelodico della storia napoletana e l'ha scoperto per caso in un taxi, sentendolo alla radio. veramente. L'ha sentita alla radio il giorno dopo, lui è andato a cercare le cassette di Nino D'Angelo. Perché? Io non lo so. Cioè, io non ascolto Nino D'Angelo. Mi piace, nel senso, qualche canzone mi piace anche. Non è che mi vada a studiare Nino D'Angelo, però Miles Davis sì. Ma Non lo Davis so. anche era molto aperto a altra Sì, musica, sì. fusion un po' Però se metti insieme lui, Ciccoria, immagino. e Wayne Shorter, c'è stato anche Alfonso Johnson, Mm, un altro sassofonista che ha suonato con Pio Daniele è Bob Berg. mm, Cioè, cominciano ad essere tanti nomi, mhm. tanti nomi. Tu dici, sì, però hanno suonato anche con altri. Ok, però tutti insieme con Pino Daniele, vai a sentire C'era l'anima con qualcosa. musicisti pazzeschi, Gato Barbieri, cioè non finiscono più. I Mm, musicisti che aveva lui sul palco erano Tullio De Piscopo, il migliore batterista mm, italiano della mm. storia. E senti alle tastiere, al basso, c'erano tutti musicisti formidabili, tutti. E il livello si sente. Wow. E lui c'è un genio poi compositivo e dal punto di vista anche dell'arrangiamento, dei testi, che è clamoroso, è ineguagliabile, ineguagliabile. Che bella questa storia. Vabbè. Triste perché Sì,
Sia perché ovviamente ormai sono 11 anni che è venuto a mancare, e sia perché comunque secondo me è un peccato che poi probabilmente in funzione del successo, o non lo so, in funzione di che cosa, abbia un po' avuto, diciamo, un incremento dal punto di vista del guadagno e della fama, Mm, però un decadimento dal punto di vista proprio mm, dell'arte, della qualità musicale dei brani. Poi sono rimasti comunque, diciamo, dei bei pezzi, ma dei pezzi normali, belli, ok, ascolti, sono carini, mm, ma invece inizialmente c'era qualcosa. C'era qualcosa di veramente bello che nessuno aveva fatto. Lui ha praticamente inventato un genere che quasi nessuno conosce, si chiama Tarumbo, che univa la musica tradizionale napoletana con il blues. ok. Lui nasceva come bluesman, Mm, cioè lui ascoltava George Benson, ascoltava B.B. King, cioè i principali mm, bluesman, mhm, e è stato influenzato per il 90% da quello, poi dal jazz, poi dal funky, poi da tante cose, però la sua impostazione principale era quella del blues. mm, Tu lo senti suonare e cantare e sembra quasi, ovviamente con le dovute differenze, ma sembra molto George Benson mm, in questo. ok, ok. E quindi veniva da lì. Però ognuno poi durante la sua carriera trova, sai, dei periodi in cui vuole fare una cosa, dei periodi in cui ne vuole fare un'altra, Mm, periodi in cui cambia completamente, insomma, un po' come penso quasi tutti gli artisti che esistono. Però la cosa bella è che lui è nato veramente da zero, lui ha cominciato veramente dal nulla. E ne è nato come bassista, sì, prima come bassista, ok. e successivamente è passato a suonare la chitarra in un gruppo che si chiama I Napoli Centrale, che è un gruppo che purtroppo adesso diciamo, sono venuti a mancare degli elementi principali, però fino a pochissimi anni fa erano ancora Ok. viventi, tutti quanti, tranne Pino Daniele, ovviamente. Lui in questo gruppo suonava il basso, poi la chitarra, e poi ha cominciato a fare qualche annuncio, no? Qualche Mm, presentazione al microfono, poi ha cominciato a cantare qualche pezzo, e da lì in poi, nel giro di un attimo, la gente andava a sentire Pino Daniele. sì. Cioè, la gente andava ai concerti di Pino Daniele. E appunto la cosa sconvolgente è che è partito veramente cioè, capito, senza case discografiche, senza etichette, Mhm, senza niente. wow, Cioè, è partito veramente dal fatto che lui piacesse al popolo, che lui piaceva veramente al popolo. wow. Tutti quelli che lo ascoltavano poi lo volevano risentire. Mhm, E i concerti, ovviamente, partito da Napoli perché cantava in napoletano, voleva cantare in napoletano, lui parlava quasi zero inglese, mhm, e quasi zero italiano. Voleva cantare in napoletano, quindi ovviamente poteva piacere solo ai napoletani. Però nel giro di un anno o due poi ha cominciato a fare collaborazioni mhm, importanti, veniva invitato a Sanremo, insomma, faceva tutte mm, cose veramente, veramente molto, molto, molto wow. di impatto, ecco, nel giro di pochissimo tempo, dovuto soprattutto al fatto che facesse musica di qualità. Sanremo lo guardi? Lo segui? Allora, io quando sono venuto qui a Perugia, dal primo anno in cui sono venuto qua, ho tolto la televisione. Ho voluto togliere la Sì. televisione, non mi piace Mm, avere distrazioni, diciamo così, casuali. Cioè, mhm, tu accendi la TV, non sai cosa c'è, quindi l'accendi e ce l'hai così. Non mi piaceva questa cosa, quindi io non ho la televisione a ok. casa. Però, diciamo, ho un amico che ci lavora, conosco personalmente qualcuno che ci è andato, quindi ogni tanto, diciamo, mi interessa sapere cosa c'è, cosa viene proposto. Ma ascolto qualche brano, ma non lo seguo tutte le Ok, sere, ecco. ok, ok. Qualcosina sì. Ieri ho visto appunto, ho sentito il brano della Brancale, molto bello, mi è Sì, piaciuto molto. Però appunto io poi su Sanremo mi devo andare proprio a cercare i brani perché non mi capitano, sì, insomma, nella sì, sì, televisione non sì. mi capitano lì davanti, però quelli che mi piacciono li vado a sentire. Tra l'altro la Brancale era stata lì, ehm, forse 10 anni fa, aveva presentato un altro brano di cui mi sono innamorato tantissimo, si chiama Galleggiare, Ok. con l'orchestra d'archi, un brano pazzesco, Mm, stupendo, e non vinse, venne presentato e basta, non vinse Sanremo. Però è stato quello uno dei primi casi in cui mi sono proprio interessato mm, a quello che veniva presentato durante il festival. ok, Un altro pezzo pazzesco, quelli di Tosca, Ho amato tutto, e quello mi sa che ha vinto Sanremo ok, pochi anni fa. ok.
mi rivengono in mente qualche titolo di quelli che mi piacciono di più, il resto zero. Ma anche perché di tutti quelli che partecipano il 90% non mi piacciono. Mm. Quindi Adesso, che cosa fai nella tua vita? adesso Perché tu sei un amico, sei qua. Non faccio solo queste interviste con amici, solo amici, ma anche se c'è una persona che ha un business, un profilo su social, tu fai un sacco di contenuto su social, di sì, qualcosa, e mi fa piacere fare qualcosa con te, ovviamente, questo yes. piccolo collaborazione, qualcosa. Ma che cosa fai in social, con la musica, concerti? È un progetto intero o fai tante cose diverse? Allora, essenzialmente io, lavorativamente parlando, io organizzo e suono per gli eventi privati, che Ok. siano eventi aziendali, che siano eventi privati come matrimoni, siano discoteche, quindi Mm. principalmente mi occupo degli eventi al pubblico con principalmente DJ set Mm. e organizzazione musicale in questo senso. Poi dal punto di vista musicale mio insegno e continuo a studiare perché vorrei cioè in futuro vorrei pubblicare anche dei dischi, cioè Ok, vorrei ok. anche diversi brani li ho già scritti, però non è facile riuscire a pensare alla parte artistica quando devi studiare e lavorare. Mm. È una cosa che non riesci, hai bisogno di spazio e di tempo per Sì. te stesso per fare questa cosa. Al momento non ce l'ho. Quindi appena finirò gli studi voglio dedicarmi soltanto alla parte artistica e all'organizzazione degli eventi. Ok, Quindi principalmente è questo. E formazione per gli artisti. ok. Quando gli artisti vogliono entrare nel mondo del lavoro, Mm. gli insegno come fare. Ok. E per eventi fai la maggioranza sono matrimoni, corporati, un po' di tutto? Sì, principalmente i matrimoni perché è un lavoro che ti danno sia gli italiani sia gli stranieri che vengono Mm. in Italia, mentre l'evento aziendale lo fa la ditta italiana Sì, sì, e sì. ne fa uno all'anno, Mm. ok? I matrimoni sono veramente, a parte sono tantissimi in proporzione, ma per fare gli eventi aziendali devi stare in una zona in cui ci sono aziende che fanno Sì, eventi. sì. A Perugia non ci sono. Cioè a Mm. Perugia ci sono forse 2 o 3 aziende che Ok. possono effettivamente fare eventi di questo tipo. Sono eventi molto piccoli. Invece, cioè, stessi a Roma, stessi a Milano, farei molti più eventi aziendali Mm. che matrimoni. Ok. Conosco colleghi, conosco sommelisti che stanno in Che sono queste... fissi lì, Sì, sì, Milano. fanno 20 matrimoni e poi fanno 70 eventi aziendali. Ah, ok, Magari, capito, ok. nell'arco di un Sì. anno, ok? Cioè, proprio completamente l'opposto di Ok, quello che faccio io. ok. Essendo a Perugia e l'Umbria, il centro Italia in generale, è una zona con molti paesaggi, no? Mm. Molta natura, molte Sì, colline. sì. E è ovviamente, proprio dal punto di vista geografico, proprio topografico, il posto rende molto bene quando devi fare eventi privati, quando devi Mm. fare matrimoni. Ok. Per avere eventi aziendali dovresti avere una metropoli, Mm. quindi dovresti avere business, Mm. aziende, via Monte Napoleone a Milano, ok? Cioè Mm. dovresti avere veramente degli imprenditori in tutta la città per fare eventi aziendali, cioè dovresti Mm. avere aziende importanti in tutta la città. Mm. Se faccio eventi aziendali vado a Roma, vado a Milano, vado a St. Moritz, vado in Spagna, come mi è successo, vado in Scozia a fare gli eventi per loro, ma a Perugia queste cose Capito, praticamente non capito, esistono, capito. quasi zero. E per un evento come un matrimonio, chiedono più spesso solo DJ o vogliono anche DJ, musica dal vivo o... Allora, è una questione principalmente di budget. Indicativamente il DJ nella maggior parte dei casi, poi dipende sempre, ma nella maggior parte dei casi è la spesa minore, quindi è la cosa che si possono permettere praticamente Mm. tutti. Mm. Ovviamente chi può al DJ associa sempre un musicista live Mm. perché il DJ è sempre dietro, vicino alla Mm. console ed è fermo lì, non può andare, sai, non è che Sì, può partecipare sì, insieme alle persone. Invece un musicista live ha la possibilità di fare questa sì. cosa, non dovendo pensare alla musica, cioè non dovendo pensare a mettere la musica. Mm. Quindi in questo senso è molto, molto più di impatto ed è comunque una figura importantissima all'interno di un matrimonio, all'interno di un evento aziendale, anche fosse una cena corporate, anche fosse una discoteca, è una connessione fra la musica e lo spettatore. È letteralmente quello che c'è in mezzo, ok? Ok. Tutto quello che c'è in mezzo. È come mi viene in mente
come anche a Sanremo il fatto... No, niente, una cazzata. Leva tutta sta... Stavo di dire una cazzata completamente, non c'entra assolutamente niente questa cosa. Chuck. Ok, allora, no, capisco. Tu Lasciamo qui, preferisci vabbè. suonare. Sì, ok, esatto. A parte, insomma, preferisco suonare, ma il mio compito all'interno di un evento è proprio quello di creare connessione fra l'ambiente musicale e lo spettatore, Sì. quindi il cliente in quel Mm, caso, mm. l'ospite, se vogliamo Sì, dire così, l'ospite, ma sì. in ogni caso è quello di fare un po' da filo rosso, no? Mm, Da connessione in questo mm, senso, ed è praticamente forse la cosa più influente mm, all'interno di uno spettacolo dal mm, vivo. Se tu ci fai caso, no? Immagina di essere in un palco incredibile dell'Arena Santa Giuliana, mm, ok? Senti musica pazzesca, ma sul palco non c'è nessuno. mm. Oppure senti un Sì, concerto forse anche meno pazzesco, però c'è qualcuno sul sì, palco, è un'altra sì, cosa. sì, Senti sì. la connessione che c'è lì, Mm, ok? Quando c'è soltanto il DJ, questa cosa qui non si percepisce. mm, Quando c'è il musicista live, invece sì. È come se ci fosse qualcuno sul palco. mm, E ovviamente il massimo proprio è farlo con un gruppo, mm, però farlo con un gruppo vuol dire chiamare 4, 5, 6 elementi, mm, che presuppone un'altra spesa, quindi mm. poi dipende sempre anche dalle possibilità economiche. Sì. La cosa che va per la maggiore in questo momento è l'abbinamento col sax e il DJ, o al limite aggiungi uno strumento o due. C'è Ok. chi per esempio fa sax e voce col Mm, DJ, mm, sax e percussioni, sax e violino, però mm, il sassofono è uno strumento che rende molto bene perché è molto giovane. mm, Il sassofono è uno strumento che è nato nel mm, 1846, però considera fino al jazz non se non colava nessuno il mm, sassofono, cioè mm, è nato dal jazz in poi con il pop, mm, con il rock, con la fusion, mm. lì è cominciato a diventare veramente famoso come strumento, quindi molto giovane, è nato molto Sì, giovane sì, come sì. strumento. E tu fai più spesso matrimoni americani, italiani? Allora, inizialmente italiani, qualche anno fa italiani, adesso principalmente stranieri, non per forza americani, però principalmente stranieri, Ok, perché è una zona, questa qui del centro Italia, è una zona che valorizzano proprio per la maggior parte le persone straniere. ok. Se ci pensi, quando vuoi fare un evento, ovviamente poi dipende sempre dal carattere delle persone, però le cose principali che vuoi sono un bel posto, un bel tempo, vuoi il Mm, sole mm, e vuoi mangiare bene. mm, E per questo la stragrande maggioranza delle persone che viene in Italia, cioè insomma che viene a fare uh, un evento, si viene a sposare in Italia, parte sempre da posti che sono o estremamente costosi mm, o magari che sono tipo l'Inghilterra, che sono posti magari sempre nuvolosi, comunque in cui piove spesso, mm, o magari posti in cui si mangia male o mangiare bene costa in maniera esorbitante, mm, ecco. Quindi alla fine ci sono veramente, veramente tante nazionalità che hanno bisogno mm. di venire in Italia per fare un bell'evento. Che Ok. vieni qui, trovi una cucina strepitosa, trovi dei panorami veramente bellissimi, Mm, il tempo nel 95% dei casi è mm, bello mm, e la maggior parte delle volte spendi anche meno, mm. perché lì le cose cioè, Sì, spesso sono molto, molto, molto più sì, costose di sì, qua. sì. E qual è la differenza che vedi fra, a parte la musica, Ok, parliamo della musica dopo però, ok, un matrimonio americano, sicuramente sì, l'hai visto uno sì, sì, americano. sì, sì, Matrimonio americano o matrimonio italiano, qual è la le differenza? persone. Le persone. Subito. Allora, la differenza è il legame che hanno le persone fra di loro. Tu vedi un matrimonio in Italia, 150 invitati, Mm, non si guardano in faccia uno con l'altro. Tu invece vedi un matrimonio americano, qualsiasi nazionalità sia, nel 99% dei casi sono 30, 40, 50 persone così. Cioè, sembrano una famiglia. A parte si conoscono sempre tutti. Ma poi ti rendi conto che hanno un piacere nello stare uno con l'altro che mm, noi qua non abbiamo. Cioè, il matrimonio in Italia si basa sul cibo, il matrimonio italiano si basa sul cibo e sulla festa. mm, Invece il matrimonio straniero, che sia in Italia ovunque sia, si basa sul piacere di stare insieme, di festeggiare la felicità di qualcuno. Noi qua questa cosa non ce l'abbiamo. Cioè l'italiano, questa cosa qui, quando va a un matrimonio, non la percepisce, non la sente. Va a una festa.
Uno si sta sposando, andiamo a fare una festa. Quando vengono gli stranieri è diverso. In un matrimonio straniero queste cose proprio le vedi, si comunicano tutti, si abbracciano, si Questo fanno... non capisco, questo sembra il contrario del stereotipo. Non lo so. Allora, il motivo non l'ho ancora capito. Qualche idea ce l'ho, non sono ancora sicurissimo, però Sì, ma è, stiamo è- parlando. è- è Facciamo proprio cazzate. così. No, no, è una cosa strana perché ogni volta che tu parlo di stereotipi, ogni volta che senti gli italiani, uno pensa all'italiano, eh sì, ma perché in Italia ci vogliamo tutti quanti bene, vai Mm, sempre a casa di quello, vieni qua, ti sì, invito a mangiare, ti invito a sì. casa. E invece nell'evento non è così. Nell'evento, nel matrimonio, questa cosa non succede. Forse perché è un evento così con 50 persone, 100 persone. Non so come dirci in italiano, stai essendo, you're being perceived. Stanno guardando, ok, come è Sì. vestito, come è vestita, come occhiali del sole, non sta Mhm. bene. Cioè, devono essere, io sono figo, invece in privato sono più relaxed. Sì, Forse questo? sì. Allora, questa cosa qui dell'essere figo, l'italiano la vuole fare quando va a un matrimonio e, e non conosce tutti. Mm, Questa cosa si percepisce. ok. Sicuramente nel matrimonio straniero tutti si conoscono alla perfezione, invece nel matrimonio italiano e ci sta che su 150 persone tu arrivi lì, 130 non li conosci, conosci gli sposi, qualche amico loro e basta. Anche nel sud? Sì, Perché io non sì. sono mai stato, purtroppo, amici. Amici che vogliono sposare fra poco, vogliono un invito perché ci vogliono andare un sacco a un matrimonio italiano. Sono stato a un matrimonio in Italia, ma Vieni con me, sì, ti porto a tutti i matrimoni che sì, vuoi. yes, Quanti ne vuoi yes. fare Faccio quest'anno? social per te e faccio sì. Ma dimmi quanti ne vuoi fare quest'anno? Di cosa vuoi? Olandesi, scozzesi, vietnamiti, di dove li vuoi? Americani, francesi, tutti, Ma quelli io che voglio vuoi. vedere un matrimonio italiano, Ok, in qualsiasi parte sud. d'Italia, ma ho sentito che i matrimoni del sud sono diversi perché c'è Sì. molto di più del cibo, è diverso, però questo, anche questo sembra strano, che anche lì, perché se io immagino un paesino in campagna, Mhm. un matrimonio con 50 persone, sicuramente tutti conoscono gli altri. Perché è una famiglia grande, ma piccola, perché Di- non lo so. Allora, diciamo che dipende chi gli sposi scelgono di invitare. Sì, Se inviti 50 persone, ci può stare che la metà di loro si conoscano. ok. Più sono le persone e meno si conoscono fra di loro. Sì, sì, Quindi sì. al contrario, invece, adesso io non capisco perché. Se ci sono 50 persone in un matrimonio italiano non si conoscono, Mm, ma se ci sono 50 persone in un matrimonio straniero si conoscono tutti quanti. sì. Cioè, o anche se non si conoscono, ma fanno come se si Mm, conoscessero. Poi, obiettivamente, lì non puoi capire se si conoscono davvero o no. Però si comportano come se fossero veramente tutti quanti sì, una sì, famiglia. sì, Con l'italiano questa cosa non succede, che si conoscono o meno, questa cosa non succede, ma neanche se si conoscono, eh. Cioè, sì. sono sempre più così, sempre molto più Un po' riservati. più riservati, un po' più cliquish. Vogliono Sì, essere fra loro gruppi. sì, E sì, questo lo vedo ovunque in è Italia, vero, che è devi vero. essere, ma c'è un'altra parte di questo, ma io lamento sempre che gli italiani sono molto più chiusi rispetto al stereotipo. Penso che, come ha detto, Sì, vieni a casa mia, facciamo una cena, sposa mia figlia, non è così. Sono molto più riservati, penso che hanno un valore della relazione più grande qua, più forte. sì, Non si trova amici subito, ma quando trovi l'amicizia è per sempre. sì. In America non è che siamo superficiali, ma io sono andato a tanti matrimoni che sono stato, ho conosciuto persone e adesso quando vedo in Facebook o Instagram, sai, ma chi è sta persona?
Non mi ricordo, e poi vedo una foto che abbiamo fatto insieme. Non lo so, perché ma anche ci sono altri amici che Sì. ho conosciuto a un matrimonio, adesso siamo grandi amici. Non lo so, siamo un po' più aperti a parlare con qualcun altro e passare tempo insieme, non lo so. Ma sembra che in Italia le amicizie sono molto più forti, più forti per sempre. Mm, In America siamo può amici per essere. 2 o 3 anni e poi dopo Mm. Questo cambia. può essere. Ecco, sai una cosa che ho notato, una cosa proprio emblematica? Mm. I tavoli Ah, e i matrimoni. Quando tu fai un matrimonio in Italia, mettiamo 100 persone, mhm. 10 tavoli da 10 persone. Ok. 100 persone in matrimonio straniero è un tavolo solo. Sempre, What? sempre. Un tavolo Un solo per tavolo tutti. solo, per tutti. Sempre. Questa cosa mi è venuta in mente mentre appunto dicevi questo discorso qui Questo non l'ho della... visto. Sì. Neanche in America abbiamo tavoli separati. C'è Qui uno no. per the wedding party. Mhm. La coppia e i loro amici più Allora, stretti. C'è un esatto, tavolo per loro, ma tutti gli ospiti sono a un tavolo a 10, 10. ok. Però può essere forse una cosa che fanno Mm, qua. Che gli sposi abbiano il loro tavolo cioè, ci può sì. stare. A volte fanno questa cosa, loro sono su un tavolo e tutti gli altri Mm, separati, però nella maggior parte dei casi, degli matrimoni in cui sono stato io, mm, stranieri, gli sposi stanno al centro di questo tavolo mm. e ci sono tutti quanti Wow. vicino. E fanno un tavolo solo, che rende esattamente l'idea di quello che ho detto poco fa, Sì. no? Fanno le cose tutti Sì, quanti sì, sì, insieme. sì. Perché se tu prendi 100 persone per un matrimonio e Mm, sono tutti quanti italiani, ok, mm. matrimonio italiano, tu metti ogni tavolo quelli che già si conoscono. Cioè arrivano gli amici del liceo, ok, tutti quanti nel tavolo degli amici del Sì, liceo, quelli del calcetto, tavolo degli amici del calcetto, quelli del corso di sì, parrucchiera, sì. ok, tavolo degli amici del corso di parrucchiera. Così, ogni tavolo c'è le persone che già si conoscono. E così anche in America, quando stai facendo, è sempre la moglie che sta facendo perché il marito non fa un cazzo, ma ci sono tavolini, ok, Sì, lui sta qua, lei perché loro sono conosciuti in quel giorno, sono amici, sono qui, con la famiglia e i cugini, e poi c'è questo, è così anche in America, ma è organizzato prima, sì, sì, perché sì, è sì. tutto, Certo, con tutti i nomi sì, già sì, sì. messi. Ma forse perché quando ci sono matrimoni, per America, non posso dire per olandesi o tedeschi, ma per americani, se vogliono, perché è molto lontano, se fanno un matrimonio in Italia, sicuramente è molto più piccola. Quindi Sì, sono amici molto più stretti, sì, forse un tavolo grande è è più facile, non bello. devi, sì, È anche più bello perché se metti tre tavoli, sì, 3-4 tavoli è sì, brutto, sì, un sì, tavolo unico invece è sì. Mm. molto più carino. Ok, questa è un'altra cosa che cambia tantissimo con gli italiani e gli Ok, dimmi, stranieri. dimmi. Gli italiani si sposano sempre di sabato, sempre, aggiungo questa cosa. Sì. Cioè, gli stranieri è una svolta questa cosa, Mm, perché se tu ti vuoi sposare di sabato e tutti gli italiani si vogliono sposare di sabato, mm, tu prendi un musicista, un mm, catering, una location, mm, ok. Un'altra persona deve prendere un'altra location, un mm, altro catering, un altro musicista. Prima o poi finiscono. mm. Gli stranieri che si sposano il martedì, il mercoledì, il giovedì, trovano sempre tutti liberi e spendono anche meno. Sì. Perché se tu vai vicino a una location Mm, e gli chiedi un sabato, quella ti prende di più. sì. Ma se vai da martedì, vabbè, se vai da martedì costa meno. Uguale per tutti, cioè anche con la musica, con i fotografi, con chiunque. Ovviamente ha un impatto, Mm, c'è una differenza. È come quando tu vuoi andare a mare. sì. Vuoi andare a mare ad agosto, Mm, il lettino costa di più sì, che a sì, sì. ottobre. Well, in America i matrimoni sono quasi sempre venerdì, sabato o domenica. Ok. Penso che sabato è più costoso, venerdì secondo, domenica di meno. L'altro giorno non si fa. È possibile, ma non si fa. Penso Mm, che perché sono qua in Italia, sono quasi in vacanza. Non probabilmente importa sì. che giorno, tutti sono uguali, scelgono quello meno Però invece è costoso. molto intelligente, è una cosa molto intelligente perché spendi meno, trovi tutti quanti disponibili Mm, e puoi fare anche organizzazione più tardi. mm, Spesso gli stranieri tengono a organizzarsi un po' più tardi. Io ho avuto richieste di una settimana fa per quest'anno, molto tardi.
Se lo fai di sabato è impossibile Mm. trovare qualcosa, o Mm. almeno che non, cioè, non è che non prendi veramente la location peggiore Mm. o tutto quanto il peggio, gli unici che sono rimasti, cioè cioè, ti accontenti degli scarti. Mm. Ma invece durante la settimana trovi quasi tutti liberi, Mm. perché invece di sposarti in un giorno, ti sposi negli altri 6, trovi molta più disponibilità. Sì. Specie dal lunedì al mercoledì, capito? Quei giorni lì Ok. è molto, molto, molto più intelligente sposarsi Mm. come fanno loro. In Italia, chi paga il matrimonio? Principalmente le famiglie degli sposi. Gli Quindi, sposi? sì, La moglie? O entrambi? moglie, marito e famiglie. Ok, uguale. Perché in America ormai è cambiato, penso, Mm, ma tradizionalmente era i genitori della moglie pagano. ok. Non capisco, è stupido. E tutti sanno che è stupido. Mm. Per questo secondo me non sapevo che come funziona in Principalmente Italia. sposo e sposa, se hanno bisogno di una mano chiedono aiuto ai genitori Ok, di entrambi, sì, però. ok, Quindi sono proprio due famiglie. ok. E poi gli invitati, quando vengono al matrimonio, portano sempre una busta con dei soldi. Questo è molto italiano, anche italo-americano. Ok, Funziona così, una borsa con i soldi. Invece, altre parti c'è un registro di regali anche. e compra cosa e non porti niente, solo per ho comprato online e l'hai Esatto, già esatto. ricevuto a casa 3 giorni Esatto. fa. Anche questa cosa la fanno adesso. O questo o la busta. Sì, Quindi alla fine è un insieme di, sì. diciamo, di aiuti, ecco. Perché comunque la spesa è importante il matrimonio, Mm, soprattutto per le tasse. Queste mm, sono altissime. mm, Come tutto, cioè nel senso qui sono veramente delle tasse esorbitanti, mm. molto molto alte. Sì, E rispetto alla musica, a questi matrimoni è diverso? completamente diverso. Italiani, americani? Completamente diverso. Ok. Allora, innanzitutto gli americani, gli stranieri, ma soprattutto gli americani sono più esigenti dal punto di Ok. vista della musica. Cioè, l'italiano normalmente a un evento basta che gli metti quelle 4-5 canzoni e va bene. E poi non, secondo me l'italiano normalmente, quasi tutti i casi, non si rende conto se chi sta suonando è bravo o no. Non se ne accorge. Cioè io non mi sono sentito mai dire da un italiano, complimenti me lo dicono sempre, però non mi dicono mai bravo, che bel suono, Mm. oppure bravo, improvvisi bene. Gli stranieri in continuazione invece mi dicono questo, cioè c'hai veramente un bel suono, oppure mi dicono, sai, è veramente difficile suonare questo pezzo suonandolo così piano, Mm. cioè dei complimenti quasi da musicista. Non so se l'hai visto il podcast che ho fatto con Nate. Tu conosci Nate Kantner, organizzatore della musica a Marda, fa open mic. Sì, È un di ragazzo, vista, sì, sì, americano di Montana, sì, sta qua da 15 anni. Ma lui ha detto praticamente la stessa cosa. E cioè stai confermando un po' sì, il suo argomento e io sono d'accordo che c'è la parte della musica in Italia di tipo Pino Daniele, sì, fortissima. Poesia. Poesia? poesia. E poesia è fortissima. A parte questo, o De Andrea, qualcosa così, Mhm. scritto, singer-songwriter. A parte questo, la musica non c'è nell'anime italiana. In America è molto più forte. Non sappiamo perché, ma è esatto come te. I complimenti vengono dagli stranieri, americani. Sì, In Italia sembra che la musica, soprattutto la musica dal vivo, non è così apprezzato, sembra qua. Invece in America, giusto, non dico che la musica ovunque in America è bravissima, no, perché che è tutto diverso, ma giustissimo. a tutti quasi ogni locale, un venerdì o sabato sera durante l'estate o primavera, c'è qualcuno con la chitarra che sta cantando, suonando per 3-4 ore, persone che scottano, cantano e danno le mani. Sì, Invece qua non sembra qua non si così. apprezza. Ti faccio un esempio. Io, come ti dicevo, all'inizio, diciamo, forse a metà di questa intervista, di questo discorso, a volte vado a suonare io per degli eventi, altre volte invece ho delle persone che sono dei sassofonisti, sono bravi o insomma comunque iniziano a fare i sassofonisti anche loro. Per cui solitamente
le mie proposte per un evento possono essere di diversi livelli di Mhm. bravura e di diversi prezzi. Mhm. La scelta che fa un italiano cade quasi sempre su quello che costa meno. La scelta che fa uno straniero cade sempre su quello migliore. Non che costa di più, sul migliore. Mm. E questa è una cosa che io vedo sempre. Sì. Di tutti gli eventi che io organizzo o in cui io vado a suonare, mi rendo conto che io sono sempre più richiesto dagli stranieri. E gli italiani richiedono sempre quello che costa meno. Allora io in Italia ho suonato in tantissimi posti. È molto difficile che un posto ti richiami 2 volte o 3 volte. Molto difficile. Però ti posso dire che io a Capodanno sono stato a suonare a St. Moritz in un hotel e io quel posto non c'ero mai stato, non li conoscevo. Mm. Abbiamo suonato lì con un altro DJ che è sempre qui di Perugia. Abbiamo suonato in questo hotel, abbiamo finito di suonare e hanno fatto complimenti, bravissimi, ci vediamo al prossimo Capodanno. Fine. Fine. Questo non succede qua. No. Loro ti dicono, ok, bravissimo, perfetto, è stato fantastico, incredibile, e poi cercano uno che costa meno e chiamano quello che costa meno. Poi, quando si sono resi conto che quella persona lì che costa meno, il servizio non è uguale, è più scadente, Mm. torna un poco, non torna ancora a No, te, però torna, dice, vabbè, abbiamo speso 10, vabbè, spendiamo 11. E poi alla fine cercando sempre sì. di andare Mm, sempre mm, sotto, mm. sempre più basso possibile. Tu chiedi 15 euro, di vabbè, vediamo se c'è uno che me lo fa a 12. E poi quello va bene, ok, vediamo se c'è uno che me lo fa a 11. Vediamo se c'è uno che me lo fa a 10, ok? Scendono sempre di più, finché Sì. non trovano quello bravo che prende il meno possibile. Sì. Solo che quello bravo prende il meno possibile ora. Fra un mese, fra 2 mesi, fra 6 mesi, quando diventa più bravo, Mm. chiede un po' di più. Mm. Appena chiedi un po' di più, ok, prendiamo un altro che Sì, costa sì, meno. sì. Invece con gli stranieri è il contrario. Io ogni volta dico, guarda, c'è questo sassofonista, prende tot, questo sassofonista prende tot, io prendo tot di più. No, no, ci piaci tu, prendiamo te. Vai da un italiano, questo prende tot, questo prende tot. Ah, ma non si può fare 20 euro in meno perché, dai. Cioè, Sì. mi viene a chiedere 20 euro in meno su un matrimonio di 30-40 mila euro. Mm. Cioè, proprio per il Mm. Mm. principio che devi per forza prendere la cosa che costa meno. Ma Ciro, il problema è che, perché adesso vedo in commenti, in Italia non c'è soldi. Se io ho un locale, perché le tasse sono troppo alte, c'è Giustissimo. controlli, c'è... Allora, su questo, sul locale sono d'accordo. Sul matrimonio no. Perché tu non mi puoi dire, no, prendo questa cosa perché costa 50 euro in meno e poi inviti 150 persone. Perché allora non ha senso. Sì. Non ha senso. E Tu quanti antipasti sono? fai conto almeno 100 euro a persona, 120, 130, 150. Quindi tu spendi 20.000 euro per far mangiare, però se devi spendere 100 euro Mm. in più per avere un buon intrattenimento musicale non li spendi. Mm. A confronto è un pacco di gomme a Sì, testa, sì, ok? sì. 100 invitati è un pacco di gomme a Mm. testa, Mm. 1 euro ciascuno. Tu ne spendi 150 per farli mangiare, ma non spendi 1 euro ciascuno Mm. per fargli avere un buon servizio musicale. Sì. E non è una questione di soldi, perché tu, quando finisci di fare il matrimonio, il giorno dopo vai al ristorante, spendi 100 euro. Mm. Quindi non è una questione di soldi, non è una questione di soldi, è una questione di testa. È una questione che non apprezzano questa cosa. Va benissimo, cioè nel senso non sto qui a dire no, la dovete apprezzare, però è una cosa È su cui così. noto una differenza enorme sugli stranieri. Gli stranieri questa cosa non gliene frega. Ci piace questo? Ok, perfetto, prendiamolo. Wow. A differenza degli italiani, invece di invitare 150 persone, ne invitano 50, però fanno un matrimonio come si deve. Mm. Mm. E fidati che riescono molto meglio quelli da 50 persone degli stranieri Mm. che quelli degli italiani. Perché gli italiani invitano 150 persone e poi manca tutto il resto. Mm. Quello del barman non sa fare i cocktail. Quello della musica hanno preso quello che costava meno, ci manca una cassa, ci manca questo, ci manca quell'altro. Sì. Gli stranieri non gli manca mai niente. No, Sono in meno, sono 40, Mm. 50, sono uniti fra di loro, Mm.
si godono le cose insieme, veramente, si godono proprio la festa insieme, si godono i momenti Sì. e in più hanno il top del top, perché hanno preso il catering fenomenale, la villa bellissima, Mm. il musicista così, perché sono 50, 40. Perché pensano che, ok, questo è l'unico giorno, l'unica opportunità di fare questo deve essere tutto perfetto. Se Esatto, no, non voglio, perché tutti chiedono giorno dopo. La moglie chiederà il giorno dopo all'ospite, cosa pensate del cibo o la musica? Ti è esatto, piaciuto? Sì? No? No? Ah, abbiamo sbagliato. Non vogliono avere questa regret. giusto. Quello che mi chiede è perché non lo pensino anche gli italiani, perché gli italiani a questa cosa non ci pensano. Non lo so. Ci provano, però lo fanno sulle cose sbagliate, secondo me. Mm, Perché magari veramente prendi o inviti troppe persone, cioè più di quelle che effettivamente mm, ti puoi permettere per fare un bel matrimonio, oppure, questa è una cosa un errore molto comune, suddividono male le spese. Allora tu pensi che siccome devi prendere, che ne so, musica, mm, fotografi, videomaker, fiori, catering lo mettiamo da parte perché è un'altra spesa, mettiamo questi quattro, ok? mm. Sai che io ho, per esempio, voglio spendere 4.000 euro, 1000, 1000, 1000, 1000. Mm. I 1000 euro qui, della musica, del fotografo, del videomaker e dei fiori, hanno quattro impatti diversi. Quattro impatti completamente diversi. A parte il fatto che sono servizi diversi, quindi hanno prezzi diversi, ma hanno un impatto diverso sull'evento. Se tu chiami un fotografo di 500 euro, per esempio, lo sai tu, ma l'invitato non lo sa. L'invitato si diverte Sì, se sì, ci sta magari un bravo musicista, sì. ok? Se tu prendi i fiori non li pigli proprio, Mm, vengono male le foto, ma sicuramente ti diverti al mm, matrimonio perché hai preso magari un bravo musicista oppure perché hai preso un bravo barman. mm. Allora, quante volte vedi i matrimoni arrivano al momento del party, la festa, il barman fa cocktail imbevibili, la gente non beve, non si diverte, non balla, il musicista fa schifo, però hanno preso il fotografo che costa 4.000 Sì. euro. Ok, avete delle bellissime foto in cui nessuno si diverte. Poi vedi come te le guardi. Capito? Sono lì a versi le foto e poi sono tutti quanti così. Però si vedono benissimo, 4K, Sì, sì. stampate, tutti bianco e nero, guarda, bellissime. Tutte foto bellissime in cui nessuno si diverte. Eh, allora, siamo all'ora e mezza. Ok, siamo quasi finito. No, guarda, io sto divertendo, possiamo andare avanti a un'altra ora e mezza. Potrei continuare così tutta la Sì. sera. Allora, adesso i progetti che hai in programma, qual è la cosa Wow. più energetica che ti emoziona molto di più adesso? Ok, allora il primo progetto che mi piacerebbe portare avanti, se riesco dal punto di vista organizzativo, è creare una formazione per professionisti del mondo degli eventi. Immagina se tu ti iscrivi in conservatorio si fanno musica classica o musica jazz. Io vorrei, non in conservatorio, però vorrei letteralmente creare un posto, una realtà in cui chi vuole entrare a far parte del mondo degli eventi di qualsiasi tipo Mm, ha un modo per imparare. E non è soltanto anche suonare, mm, quindi anche letteralmente imparare a suonare, ma che riesce a imparare tutto il discorso che ha a che fare con la mm, performance, che mm, sono tanti aspetti mm, tecnici, di attrezzatura, di preparazione, di repertorio, di impatto, di rapporto con il pubblico, tante cose nel senso. Mi piacerebbe riuscire a, a creare una realtà in cui le persone lo imparino davvero, perché al momento non c'è nessuno, a parte non c'è nessuno che lo fa, ma il livello generale dei musicisti è molto basso in questo ambito. Nell'ambito del jazz, altissimo, nell'ambito della classica, altissimo, nell'ambito di chi va a suonare agli eventi, è un livello molto basso. Ma parli di eventi o business in generale, business della musica? Tutto ciò che ha a che fare con business per eventi pubblici, Ok, non concerti, sì, ok? eventi, eventi. Non concerti. Perché? Perché principalmente quando tu studi nel conservatorio e impari a suonare molto bene, diventi un bravissimo Mm, musicista, entri in
in dei settori, entri in delle realtà in cui tu suoni, tutto il resto se ne occupa qualcun altro. Pensa a Sanremo, ok? Chi sta a Sanremo, chi sta suonando a Sanremo, pensa a suonare. Del microfono, della musica, non se ne occupano loro, se ne occupa qualcun altro al posto loro, ok? E quello è un ambito. Tutto il resto dei musicisti deve pensare a questa cosa in maniera autonoma. Cioè, se io voglio andare a fare un evento, se voglio andare a suonare non dico in centro a Perugia nei locali perché lì questa cosa non serve, ma se io voglio andare a suonare in un evento pubblico, se vengo chiamato da qualcuno per fare un evento, io ho bisogno di occuparmi io della musica, dell'attrezzatura, del microfono, del repertorio, di come mettere la musica, di come pormi con il pubblico. Questa è una cosa che nessuno ti insegna al momento. E il fatto che nessuno la impari, nessuno la studi, questa cosa, ricade sul cliente. Perché vuol dire che tu ingaggi, chiami a suonare una persona che questa cosa non la sa fare. O lui o un professionista. Invece a me piacerebbe che tutti quelli che vengono chiamati a suonare avessero modo di imparare a fare questa cosa bene e alzare il livello. Ed è una cosa che già sto facendo. Ci sono diversi musicisti nel centro Italia che fino a poco tempo fa non erano assolutamente chiamati a suonare, erano conosciuti da tante agenzie, da tanti professionisti del settore e non erano chiamati perché non erano bravi, perché non lo sapevano fare questo lavoro. E nel corso di mesi, di anni, gli ho insegnato tante cose utili e al momento sono continuamente ingaggiati. Quindi è un discorso di crescita professionale. Perché se tu non sai fare questo lavoro, potresti essere chiamato, ma potresti anche essere lasciato lì e nessuno ti chiama. Per saper fare questa cosa devi saper suonare, ma devi anche sapere tante altre cose che nessuno ti insegna. Io l'ho fatto già con tante persone questa cosa. Ci sono tanti sassofonisti, principalmente sassofonisti, che adesso lavorano grazie a dei percorsi che hanno fatto con me. E mi piacerebbe riuscire ad automatizzarla questa cosa, perché finché io posso essere presente, ovviamente lo faccio, ma se devo suonare non posso essere presente per qualcun altro. Ovviamente ho bisogno di automatizzare questo processo. Anche se vuoi fare qualcosa per tutta l'Italia, non solo qua. Sarebbe bello, Se poi è molto è un difficile, corso, dico, però un sì, corso per musicisti in tutta l'Italia sì, e come fare eventi. esatto, Lo puoi fare in remoto, non lo so. sì. C'ho Allora, un'idea. si può fare, e io ho anche partecipato a dei corsi del genere, per esempio sul business, e mi sono reso conto che sono dei furti. Cioè, le persone ti propinano dei corsi, ti chiedono delle cifre spropositate sulla base di quello che loro hanno fatto, ok? Quindi sulla base del fatto che io sono diventato questo, quindi io ti chiedo tot mila euro per insegnarti quello che io so fare attraverso un videocorso, però. Ok, ma io attraverso il videocorso imparo a fare quello che sai fare tu? No. Ok, quindi questo videocorso è utile, ma non è veramente d'impatto. Ok, sicuramente qualcosa di simile è molto utile, però non vorrei limitarlo a un videocorso. Perché il videocorso, io ti mando un videocorso per suonare il sax, non è che tu fra un mese diventi sassofonista per eventi. Hai bisogno di un confronto reale con me o comunque con qualcuno che ti insegni a fare questa cosa. Questo mi piacerebbe farlo bene. Io amo le cose fatte bene, non solo per fare le cose arrangiate. E non mi piace soprattutto vendere una cosa o magari farti pagare un prodotto che poi a te non cambia niente. Perché io in primis ho comprato diverse volte delle cose che a me non hanno cambiato la vita e promettevano di farlo. È una cosa che adesso funziona molto. Ogni volta che tu giri su Instagram, vedi una storia, vedi un post, vedi una sponsorizzata, vuoi anche tu avere lo yacht? Scaricati il mio videocorso. Sono tutti così. Vuoi anche tu avere gli addominali in una settimana? Scaricati il mio videocorso. E poi dice sì, servono 8 anni, servono 25.000 proteine, servono 8 iscrizioni in palestra. E in realtà nessuno ti dice che per fare questa cosa serve fatica, serve sudore, ma che si può fare. Io sono realista su questo, cioè ti dico questa cosa si può fare. Ti insegno come si fa, ti serviranno 6 mesi, un anno, ok, però io so esattamente come si fa e te lo faccio io. Non te lo fa il videocorso, non te lo fa l'intelligenza artificiale, non te lo fa YouTube, te lo faccio io. E ti faccio diventare da nessuno
a musicista, Mm. a musicista che va a suonare Sì. per gli eventi importanti. E un'altra cosa che mi piacerebbe fare sono attrezzature tecniche, quindi proprio stiamo parlando proprio di microfoni, Mm. per sassofonisti. Ok. Perché nel mondo del sassofono in particolare, di tanti performer, però in particolare del sassofono è molto difficile avere della buona attrezzatura, perché devi combinare insieme delle cose diverse e dal punto di vista dell'ingombro, dello spazio è molto scomodo e molto dispendioso. Invece vorrei trovare una soluzione a questa cosa. Mi piacerebbe riuscire a fare un prodotto che per un sassofonista possa essere veramente, veramente life changing, come si dice in Mm. italiano. Non so come si dice in italiano. Possa essere veramente una Life change. svolta. Yeah, yeah. Ok. Ma come vuoi farlo? La devi creare. Ok. Non lo creerò io, però Ok. ho in Sì, mente tante cose sì. che penso che sicuramente possono servire a un sassofonista, perché quando mi servivano io non le ho avute. Mm. Mm. Non ho avuto quello che volevo e ancora non Sì, ce l'ho sì, perché non sì, sì, esiste. Quindi lo vorrei veramente creare. sì. E se riesco a crearlo è una svolta per i sassofonisti. Ok, interessante. Creare veramente, cambiare completamente il gioco nel settore eventi, Mm. quantomeno con il sax e poi forse anche con gli altri Mm. strumenti. Wow. Ok, well, Ciro, è stato un gran piacere. C'era qualcos'altro volevi dire o vuoi promuovere qualcosa No, no, o... no, non voglio promuovere niente, non sono qui per questo, ma sono stato molto contento di essere stato qui. Sì, Grazie, sì, sì, grazie mille. mi dispiace che non ti vedo spesso suonare perché Ah, ovviamente in questi giorni c'è un problema qua a Perugia, non voglio lamentarmi troppo di questo, ma anche ho saputo. hai da fare, stai lavorando, fai concerti, fai eventi, In- quindi in- non sì, fai tanti jams adesso. adesso i Gems no, ma anche perché sto finendo gli esami in conservatorio e poi fra meno di un mese, fra un mesetto circa comincio la stagione dei matrimoni Grande, e stagione sarà tutta dell'amore. l'estate, esatto. Tutta l'estate da metà aprile a fine settembre o ottobre. È tutto prenotato, Sì, tutto booked. sì, sono 120 date, 120 120, matrimoni. 120 matrimoni. E quindi questo weekend vai a... Dove vai? Questo weekend vado a Milano, Ok, suono venerdì, sabato e rientro domenica. ok. E poi riprendo con gli esami, le lezioni, faccio un po' e un po'. Molto da Sempre fare. esatto, andata e ritorno fra lezioni, concerti. Wow. È veramente molto difficile riuscire a studiare e lavorare insieme, è una cosa complicatissima. Sì, no, Proprio per capisco. la testa, cioè hai sempre il pensiero di dover organizzare delle cose e nel Mm, frattempo di dover andare a fare lezione tutti i giorni. È mm. molto molto stancante questa cosa. Però a me non piace essere senza fare niente, non mi piace essere troppo libero, Sì, quindi sì, sì. No, bravo, fai sono bene. contento così. E grazie mille per questo tempo, so che hai molto da fare, è Grazie a stato un te, gran piacere, Ciro. piacere mio, davvero, davvero piacere. Quando posso accompagnarti a un matrimonio, fammi sapere. Faccio Quando il vuoi. socio per te, solo per vedere. Ma deve essere Yes, italiano. ok, va bene, Italiano. me lo Forse... segno. eh, Me lo segno, al primo Sì, sì, sì. matrimonio bello ti invito. Ah, chi è sto ragazzo? No, E io tanto no, posso fare quello che vuoi, guarda, poi una persona in più, ma chi è? Non ti interessa chi è? È il mio assistente. Yes, exactly. Va benissimo, ci sto. Grande. I primi matrimoni sono ad aprile, quindi tieniti libero, tra un paio di mesi Ok. ti chiamo. Grazie, Ciro. È un piacere. Ciao a tutti. Ciao.